Buongiorno. Buongiorno. Si sente? Allora, siamo a missione 14, giusto? Quali sono i sospesi? Io mi sono segnato 435, 496, 524, 540. Buongiorno. Si sente? Alza un po' il volume. 435, tu sei il primo, allora vuoi essere Sì. e Allora, grazie, buongiorno. Prima di iniziare la missione 14, si vorrebbe chiudere la partita dei parcheggiati. Quindi se c'è dalla Pozza, il Consiglio della Pozza, iniziamo col 4.35, se no passiamo al 4.96 dell'assessore Roma, ne ha 4 l'assessore Roma, facciamoli tutti e 4 e via. Allora, primo numero 4.96. Grazie Presidente. Allora, nella missione 12, alla pagina 174, la Rivga 4, dopo le parole come sancito anche dalla legge regionale 5 del 2013, va sostituito il termine attivare con potenziare. Consigliera Luisetto. Accettiamo la modifica che indica che ci sono già dei percorsi attivi ma che riteniamo debbano essere assolutamente rafforzati, soprattutto non solo nel momento della presa in carico della donna dal centro antiviolenza ma anche nelle fasi successive di assistenza legale, nella fase appunto proprio più operativa in cui la donna si deve difendere e deve essere tutelata pienamente. Grazie. Votazione. Parere favorevole. Approvato, votazione chiusa. Poi c'è il 96 assessore, prego. Grazie Presidente. Allora, alla pagina 177, missione 12, programma 12.03, la riga 45 della pagina, vengono aggiunte le parole: in tal senso dovrà essere garantito il rafforzamento e la continuità dei rapporti tra i centri di decadimento cognitivo e declino, CDCD, e centri finanziati con il progetto Sollievo. Consigliere Ostanelle, quindi apriamo la votazione con il parere favorevole. Chiusa votazione, approvato. Poi c'è il numero 524, il consigliere Galeano, prego. Grazie Presidente. A pagina 183 dell'elenco dei risultati attesi, inserire il punto 3 bis, affiancare gli ETS nel percorso di attuazione della riforma. Ok, consigliere Galeano è d'accordo, mi sembra aver capito. Modifica accettata. Grazie. Voto favorevole. Approvato, chiusa. C'è un ultimo emendamento dell'assessore Roma? No, è dell'assessore Gerosa. Prego, vediamo se la proposta viene accolta. Dopo la riga 15, dopo le parole dell'assistenza delle patologie acute complesse, sono aggiunte: necessario che i fondi compensativi per le aree fragili previste dai LEA ed assegnate all'US1 Dolomiti siano quantomeno uguali agli stanziamenti riconosciuti alla stessa USL nel 2025. Bene, prego consigliere. Ringrazio l'assessore perché è venuto incontro in una situazione importante, quindi con questo emendamento di fatto riportiamo lo stanziamento dei fondi LEA per i LEA per le ULS di montagna alla quota del 2025, che è esattamente i 50 milioni che si diceva. E quindi io ringrazio l'assessore perché almeno lo mette in norma e abbiamo la garanzia che quei 30 milioni che erano stati inizialmente proposti come 30 milioni in più e dopo erano diventati magicamente 24 milioni in meno, quantomeno abbiamo detto che sono finti, lo abbiamo riconosciuto tutti, sappiamo però
che non ci saranno tagli sulle ULS di montagna, perché questo emendamento, e ringrazio l'assessore per averlo accolto e riformulato, di fatto lo scongiura. Grazie. Il parere è favorevole, voto. Approvato, chiusa. Siamo all'ultimo. No, fermo. Siamo all'ultimo. Riferito al Consiglio della Pozza. Prego. Assessore, prego. Proposta. Sì, grazie Presidente. L'emendamento del 435 a firma di Dalla Pozza, pagina 162, riga 45. La proposta è di stralciare la proposta di emendamento e di fare un'aggiunta invece a quanto riportato nell'ultima riga, ovvero dove c'è scritto una particolare attenzione sarà posta sulle tratte Schio Vicenza e Cerea Isola della Scala, aggiungere virgola considerate di rilevante importanza. Consigliere della Pozza, prego. Grazie Presidente, ringrazio l'assessore per la riformulazione dell'emendamento. Non è ovviamente tutto quello che avremmo sperato, però comunque è un risultato anche il fatto di poter dire che per la Regione la Vicenza Schio assume una rilevante importanza e quindi ci auguriamo poi di avere atti conseguenti nel potenziamento di questa linea. Grazie. Grazie consigliere. Passerei alla votazione. Votazione aperta, parere favorevole. Approvato, chiusa la votazione. Missione 14, sviluppo economico e competitività. Iniziamo con gli emendamenti, vediamo se riusciamo a fare un po' veloci. Il 141, consigliera Ostanel, parere contrario. 545. Grazie, voto, parere contrario. Respinto. 549, consigliera Sambo, pagina 548, parere contrario. Con questo emendamento proponiamo la candidatura di Porto Marghera quale polo italiano di intelligenza artificiale. Peccato il parere contrario, dato che era nel programma di Stefani, Presidente, e quindi nel vostro programma. Vi state sconfessando da soli. Grazie consigliera, parere contrario, aperta la votazione. Respinto. Consigliere Rocco, 206, c'è un parere favorevole. Lo diamo per letto? Grazie. Votazione. Favorevole. Approvato. Chiusa. Consigliere Ostanel, il 142, pagina 550, parere favorevole. Aperta la votazione. Anche di più. Il parere è favorevole. Come no? Chi è che dice? Chi dice di no? Ah. Approvato, chiusa. Ma no, è sempre un segnale di divieto. Non cogliete le provocazioni di Montanariello, che è un esperto. È difficile confrontarsi con gli esperti. Consigliere Del Bianco, 5,50. Queste battute di solito non le fa quando perde. È un sì, perché ha vinto Corso. È un sì con delle modifiche. L'assessore di competenza,
Prego, Assessore Bitonci. Adesso ti arriva. Eccolo. Grazie Presidente, quindi è accolto con solo la prima parte riportata di seguito, rafforzando la competitività delle imprese, la qualità dei servizi offerti ai cittadini e valorizzando le specificità locali riconosciute dall'articolo 15 dello Statuto regionale, anche con strumenti di perequazione territoriale utili a garantire l'equilibrio e rafforzare la resilienza del commercio di prossimità. La seconda parte non è accoglibile. Bene, consigliere Del Bianco, mi sembra di capire che va bene. Aperta votazione, favorevole il parere. È il 5,50 ragazzi. Aperta votazione sul 5,50. Del Bianco. Eccolo qui. Parere favorevole. Approvato, chiuso. 183, consigliere Sumschi, 5,53 la pagina, parere contrario, consigliere. Lo mettiamo in voti o ritira? Grazie. 184, sempre il consigliere Sumschi, il successivo è un parere contrario. Grazie. Consigliere Del Bianco, 5,53, un parere contrario. Bene, votazione, parere contrario. Respinto. Consigliera consigliera Osteanel 143, contrario il parere. Prego. Grazie Presidente. Questo lo illustro perché anche qui potrebbe, anzi sicuramente con questo parere negativo, verificarsi una bella contraddizione interna. Chiedo semplicemente di dare ai comuni maggiori poteri quando devono normare l'apertura o meno di poli logistici di grande dimensione, come è successo a Padova nel caso Ali, ad esempio. Ricordo bene Lega Fratelli d'Italia aver votato ad esempio contro, come gli esponenti di Coalizione Civica per Padova. Allora, Assessore Bitonci, delle due l'una, o decidiamo di dare, anche quando lei siede all'interno del Consiglio regionale del Veneto, poteri ai comuni di fare esattamente quello che alcuni consiglieri hanno voluto fare, cioè almeno dire normiamo in questa fase, cerchiamo di avere uno strumento che ci permetta di dire sì o no in maniera degna, perché oggi un polo logistico apre nei nostri territori senza che qui esista una procedura autorizzativa degna di questo nome. Solo la Regione Lombardia ha iniziato ad approvare una norma dedicata. Se noi non lo facciamo ora, ed ha a che vedere con le deleghe sue, ma anche ovviamente quelle del collega Zecchinato, rischiamo, non dico rischiamo, siamo sicuri di avere un problema grande come una casa, perché la maggior parte del consumo di suolo nuovo di terreno agricolo in questa regione ha due cause. I poli logistici è la prima e i grandi impianti magari agrivoltaico, di fotovoltaico a terra la seconda. Allora, se noi non mettiamo fine a questa questione, che non significa dire sempre no, significa dire abbiamo una norma e diamo poteri ai comuni, la Regione del Veneto significa, se non lo fa, di voltarsi dall'altra parte e lasciare i consiglieri comunali da soli nei comuni a doversi opporre quando vogliono opporsi o magari a votare a favore quando vogliono votare a favore, e la Regione se ne lava le mani. Grazie. Assessore Bitonci. Per favore. Grazie Presidente, grazie. Per favore. Consigliere, sto rispondendo, se le interessa. Ecco, no, non guardava per cui. Stiamo parlando di cose completamente diverse però, perché una cosa sono le medie e grandi strutture che sono regolate dalla legge sul commercio, che andremo a breve anche a modificare, grazie alle proposte di legge sua, del Presidente Marcato e quella che verrà depositata dalla Giunta regionale. Altra cosa sono i poli logistici, non mi risulta
che la normativa, che quindi la Regione possa determinare normativa su poli logistici, che invece è normativa puramente di carattere nazionale. Quindi penso, e anzi ne sono abbastanza sicuro, che stiamo parlando di temi che sono completamente diversi e difficilmente affiancabili. Grazie, parere contrario, quindi mettiamo in votazione. Vuole replicare, prego. Le ricordo che sta esaurendo il tempo. Tema importante. Prego. La invito, Assessore, a verificare cosa sta facendo la Regione Lombardia, la maggioranza dello suo stesso colore politico, che smentirà le parole che ha appena detto, perché i poli logistici possono essere governati da una norma regionale. C'è un problema perché aveva 8 minuti prima di tempo, adesso sono comparso 15 minuti. Beh, per forza dici no, ma noi l'abbiamo visto comunque, vabbè, capiremo cosa è accaduto. Votazione e parere contrario. Chiusa la votazione. Respinto. Consigliere Sumschi, 186. Il parere è contrario. Grazie. Ritirato. Consigliere Lovat, 185 l'emendamento. C'è una proposta di modifica per approvarlo. Assessore? Bitonci. Grazie Presidente. Allora si propone di accogliere in parte l'emendamento aggiungendo dopo le parole all'interno degli ecosistemi innovativi le parole rafforzando la capacità del sistema produttivo veneto di attrarre e trattenere competenze ad alto valore aggiunto. Quindi il punto in elenco contempla già l'inserimento del personale qualificato per quanto riguarda le PMI. Grazie consigliere, accettato. Aperta la votazione e parere favorevole. Approvato. Allora, passiamo alla missione 15, politiche per il lavoro e la formazione professionale. Scusa, devo bere acqua. (144) Cunegato. Favorevole. Aperta votazione. Approvato. (145) Cunegato, sì con modifiche. Vai. Grazie Presidente. Allora, la riformulazione è: la Regione riconosce come prioritario il monitoraggio delle situazioni di vulnerabilità economica che possono interessare soggetti occupati in segmenti del mercato e del lavoro caratterizzati da contratti discontinui, part-time involontario e stagionalità, promuovendo politiche attive volte a rafforzare la stabilità e la continuità dei rapporti di lavoro. Così, se riformulato, può essere accettato. Consigliere? Consigliere Cunegato accetta? Sì, e allora apertura con parere favorevole modificato. Approvato.
Consigliera Sambo 555, anche qui c'è una proposta di modifica. Prego, Assessore. Abbiamo per letto? Bisogna per letto. leggerla. Ah, devo bisogna leggerla. Per farvi veloce. Riformulazione. Allora, in tale prospettiva la Regione riconosce come prioritario il rafforzamento della sicurezza e della legalità nei luoghi di lavoro, la prevenzione e il contrasto del caporalato, del lavoro nero e di ogni forma di sfruttamento, anche mediante forme di coordinamento con le organizzazioni di rappresentanza delle imprese e dei lavoratori e con le amministrazioni competenti ai controlli, nonché la promozione di politiche inclusive e di pari opportunità capaci di sostenere l'inserimento lavorativo e la crescita professionale delle donne, dei giovani e delle persone con disabilità. Se così riformulato. Consigliere, accettato il cambio, la modifica? Bene, allora procediamo con il voto. Apriamo la votazione con parere favorevole. Faccio il cambio al volo. Mantieniamo aperta la votazione. Chiusa la votazione, l'emendamento è approvato. Dove siamo arrivati? Cunegato 146. Qua. Cunegato 146. Con parere negativo. Apriamo la votazione. Sambo 507. Chiusa la votazione, l'emendamento è bocciato. Consigliere Sambo 557, parere favorevole. Possiamo procedere con la votazione. Procediamo alla votazione con parere favorevole. È aperta la votazione. 559 Sambo. È chiusa la votazione, l'emendamento è approvato. Passiamo al 559, sempre Sambo, con parere favorevole. Apriamo la votazione. Verde, sì, secondo. Chiusa la votazione, è approvato l'emendamento. Passiamo ora a Cunegato 147, Sima con modifiche. Allora, le modifiche sono potenziare le funzioni dell'Osservatorio del mercato del lavoro anche attraverso il raccordo con INPS, Ispettorato del Lavoro, parti sociali e terzo settore, al fine di monitorare con cadenza annuale i fenomeni di discontinuità contrattuale, part-time involontario e fragilità delle carriere contributive, con particolare attenzione ai settori del turismo, della logistica e dell'agroalimentare. Se così accettato. Grazie, consigliere. Sì, grazie all'assessore Pavanetto accetto queste modifiche. Mi dispiace che invece sia stato bocciato l'emendamento di fatto sul salario minimo. Abbiamo salari sempre più in declino, davvero se andate a vedere siamo l'unico paese in Europa dove si guadagna meno di 30 anni fa. Negli ultimi 4 anni c'è stata un'inflazione sui beni alimentari del 30%, un'inflazione sulla casa, cioè utenze e affitti del 40% e se vi ricordate, lo abbiamo già detto 2 giorni fa, il 41% fatica a arrivare a fine mese. Quindi io credo che questa regione dovrebbe avere il coraggio di fare quello che ha fatto la regione Toscana e la regione Puglia. Del resto Meloni ha fatto ricorso al TAR contro questi salari minimi e il TAR li ha bocciato, quindi da qui si capisce qual è l'idea dei salari della destra italiana, però ecco, credo che anche noi dovremmo fare questo passaggio, infatti abbiamo depositato un disegno di legge sul salario minimo regionale. Dispiace che sia stato bocciato l'emendamento, ma ne riparleremo in commissione quando affronteremo il disegno di legge. Grazie consigliere, una breve replica dell'assessore, prego.
Allora, consigliere Cunegato, come anticipato nella risposta, questo non era accettabile in quello precedente perché naturalmente non è di competenza del Consiglio regionale, almeno in questo documento. Poi naturalmente il Consiglio regionale potrà eventualmente approvare quello che ritiene opportuno. Però ricordo anche che nelle specifiche precedenti ai suoi emendamenti, siccome si parlava appunto di lavoro povero e in questo caso vuol dire tutto e nulla, le specifiche sulla tipologia di quello che si considera lavoro povero, quindi precariato, involontario, stagionalità, piuttosto che naturalmente vengono tenute in considerazione da questa Giunta e da questa maggioranza. Grazie. Grazie. Apriamo la votazione. Voto favorevole per la maggioranza. Sì. Sì, modificato. Questo è favorevole. Modificato, esatto. Grazie. Chiudiamo la votazione. È approvato l'emendamento. 558, consigliera Sambo. Parere favorevole. Apriamo la votazione. Chiudiamo la votazione. Emendamento approvato. 560, Sambo sempre. Parere contrario. Parola alla consigliera. Sì, sotto i 9 euro all'ora non è lavoro, è sfruttamento, per questo avevamo proposto un emendamento che chiede di introdurre un salario minimo regionale, quindi per gli appalti regionali. Fa seguito ovviamente a una nostra proposta di legge in tal senso e riteniamo essenziale, ecco, che questa sia una priorità, perché è evidente che è inaccettabile che in un Veneto che dichiarate produttivo, locomotiva d'Italia, eccetera, c'è chi ancora in questa regione in appalti pubblici prenda meno di 9 euro all'ora. Replicare? Niente. Vuoi replicare? Prego, Assessore, prego. Grazie per questa precisazione, consigliera Sambo. Come già preannunciato ieri nel confronto degli emendamenti, non è competenza della Regione questa materia, quindi aspettiamo naturalmente che ci possa essere una legge nazionale in merito a questo. Io però vorrei specificare che l'attenzione da parte della Giunta sui contratti che vengono fatti dalla Regione del Veneto su questo ci sarà e quindi non avremo questi casi. Grazie. Grazie. Apriamo la votazione, si passa al voto con parere contrario qua. Votate, grazie. Chiusa la votazione, l'emendamento è bocciato. Consigliera Sambo, 556. Parere favorevole. Grazie. Procediamo con l'apertura del voto e votiamo. Chiusa la votazione, l'emendamento è approvato. Sempre consigliera Sambo, 561, parere favorevole. Apertura votazione, prego votate, grazie. Chiusa la votazione, l'emendamento è approvato. Consigliera Sambo, 562, parere contrario. Apertura della votazione, votiamo. Chiusa la votazione, l'emendamento è bocciato. Cunegato, 148 e a seguire 149, quindi 148, parere contrario. Sì, sono basito rispetto a questa contrarietà, nel senso che questo emendamento parla dei centri di formazione professionali e in questo emendamento
c'è scritto esattamente quello che avete scritto nel maxi emendamento. Quindi quando il primo giorno dicevo che c'era un problema, come dire, di personalità, perché voi emendavate voi stessi, avete fatto il maxi emendamento, abbiamo perso un giorno e poi l'avete pure ritirato, in quel maxi emendamento avete scritto esattamente la cosa che scrivo qua e che voi bocciate. Che cosa chiediamo qua? Viviamo in una regione dove, come ci ricorda l'Istat BES, 162.000 minori vivono in povertà educativa e in povertà assoluta. I centri di formazione professionali sono davvero importanti perché fanno un lavoro che ci permette di evitare un abbandono scolastico e insieme accompagnano i nostri giovani al lavoro con grandi risultati. Quello che ci chiedono da anni, e sono sicuro che lo sappiate visto che avete chiesto la stessa cosa del maxi emendamento, è che siccome sono costretti a fare ogni anno il bando per accedere a queste risorse, quello che loro chiedono è di avere almeno una progettualità triennale e di poter non ricorrere ogni anno allo stesso bando, ma almeno per 3 anni di avere i soldi al bilancio. Quindi ecco, io davvero non capisco come voi possiate aver chiesto la stessa cosa che chiedo io nel maxi emendamento e adesso bocciarmi questo provvedimento. Grazie consigliere. Procediamo con la votazione. Aperta la votazione, voto contrario per la maggioranza, espressione della Giunta. Chiusa la votazione, l'emendamento è bocciato. Cunegato 149, parere contrario. Possiamo procedere alla votazione, Cunegato? Apriamo la votazione col parere contrario dei banchi della Giunta. Votate, grazie. Chiusa la votazione, l'emendamento è bocciato. Consigliera Sambo 564, parere contrario. Andiamo al voto, consigliera, grazie. Apriamo la votazione. Votate, grazie. L'emendamento è bocciato. Cunegato 150, parere contrario. Pagina 579. Andiamo alla votazione. È aperta la votazione. Parere contrario della Giunta. Prossimo emendamento 246. Pagina 530. Chiusa la votazione, l'emendamento è bocciato. Consigliere Manildo 246, parere contrario. Prego. Dopo un confronto con l'assessore intendo ritirarlo perché c'è l'idea di preparare un ordine del giorno al bilancio che parli di un patto di crescita e sviluppo, di capacità di ritenzione e attrazione dei giovani con modalità che possano essere anche subito concrete e non vadano a impattare con il tema della contrattazione di secondo livello o con discipline difficili da far combaciare. Ho apprezzato molto l'atteggiamento dell'assessore proattivo e quindi lo ritiro e prepareremo un ordine del giorno. Grazie, emendamento 246 ritirato. Ostanel 151, sì, ma con modifiche. Ostanel, com'è? Ostanel, un po'. Allora, consigliera Ostanel, allora. C'è Stefani e Stefani anche. La riformulazione è 4 bis, riduzione del part-time involontario femminile. Se così accettata va bene. Accetta la proposta di modifica? Sì, guarda che il tempo finisce poi. Prego, tenete conto delle tempistiche che avete.
Si passa alla votazione, si apre la votazione. No, abbiamo aperto la votazione. Verde. Grazie consigliera. Votate pure. No. Correggi. Correggi, è ancora aperta. Correggete. È ancora aperta. Ha corretto? Correggerete. Grazie. Chiusa la votazione, l'emendamento è approvato. Passiamo ora alla missione 16. Agricoltura, politica agroalimentare e pesca. Montanariello 567 con parere contrario. Prego, vuole anche la pagina? Giusto, è arrivato. Prego, come si vede? Assessore, si metta qua. L'assessore Bond è arrivato, bene. Sì, un po' di ordine signori, dopo i tempi li allunghiamo troppo altrimenti, quindi Montanariello se è pronto, se no passiamo al prossimo. Il cronometro, come il cronometro? Ma ci sono qua i delineati. Basta tagliare corto, non è che occorre. La sintesi, Montanariello. Sì, va bene. Ha la parola, prego. Silenzio. Parla Montanariello. No, prego. Grazie Presidente. Intervengo ora per gli emendamenti successivi che discuteremo sul tema della pesca. Per dire che abbiamo presentato una manovra emendativa affinché si tenga conto delle recenti criticità che stanno interessando tutto il comparto ittico, che vanno dalla diffusione delle specie invasive a carattere alieno alle difficoltà caratterizzate dai temi ambientali, come ad esempio quella del lupino di mare, quella della vongola verace col granchio blu, piuttosto che i problemi attuali che l'assessore conosce bene legati al caro gasolio delle imbarcazioni d'altura e non. Noi crediamo con questa manovra emendativa che ci debba essere un'attenzione tanto economica quanto pratica dal punto di vista legislativo che tenga conto che il settore della pesca, che quota nella nostra regione un indotto di primo livello, centinaia di aziende dirette e indirette, punti importanti della nostra produzione del prodotto interno lordo, abbia quella considerazione giusta che vede in tre vettori. Il primo sia quello di investire su nuovi sistemi di lavorazione e riconversione di quello che oggi è il mondo del sistema ittico diretto. Due, di investire su una ricerca che permetta di creare la famosa quinta, sesta gamba del mondo della filiera ittica. E tre, avere una politica di tenuta delle imprese che, se è vero che si sta lavorando affinché la flotta si riduca per questioni socio-economico/ambientali, direi, è altrettanto vero che la sostenibilità di quelle che restano è legata al superamento di un momento di crisi che non può vedere la regione indifferente solo perché non ha risorse. Grazie consigliere. L'assessore vuole replicare? Perfetto. Allora procediamo, intanto abbiamo diversi emendamenti, procediamo col 567, parere contrario. Aprirei quindi su questo emendamento la votazione. Prego. Stiamo aspettando. Bene. Chiusa la votazione, emendamento bocciato. Del Bianco 566 sì, ma con modifiche. Quindi chiederei
all'assessore di spiegare le modifiche. 566. No, sì con modifica mi risulta. Cosa dice il Presidente della Commissione? Sì, meglio, va bene. Parere favorevole con modifiche se alla fine dell'emendamento si aggiunge in coerenza con gli strumenti di sostegno in essere già attuati dalla politica agricola comunitaria. Va bene, il consigliere Del Bianco ha accettato le modifiche, procediamo quindi alla votazione con parere favorevole. Prego, votiamo. Chiusa la votazione, è approvato l'emendamento Del Bianco 566, passiamo al prossimo emendamento Montanariello 568, parere contrario. Apriamo la votazione. Chiusa la votazione, l'emendamento è bocciato. 569, sempre Montanariello, parere contrario. Apriamo la votazione. Chiudiamo la votazione, l'emendamento è bocciato. 570, Montanariello, parere contrario. Lei può. Prego. No, mi piacerebbe capire, dopo centinaia di incontri fatti con prefetto, ammiraglio, assessori a vario titolo, ce n'erano più lì e non quando si fa una giunta, che tutti quanti si stracciano le vesti, povero mondo della pesca, poveri pescatori, vi aiuteremo, e oggi eliminate anche la possibilità di aiutarli con risorse regionali qualora ce ne fosse la possibilità. Io faccio questo intervento perché nelle chat dei pescatori dovrà esserci entro stasera che voi state bocciando la possibilità di finanziare con risorse vostre una delle più grandi crisi della storia, con una tempesta perfetta, quel mondo che gli andate sulle barche a dire siete bravi, votateci, noi siamo il Made in Italy, noi siamo la pesca, mio zio era pescatore, mio cugino pescatore. Cioè, questa è veramente una cosa che io intervengo perché io lo sapevo, però dico agli amici che vedranno questo video che abbiamo bisogno di smascherare chi governa la regione che di fronte alla più grande crisi della storia vi lascia da soli. Viva la pesca, viva il Made in Italy, alla faccia dei pescatori che stanno da 2 anni con le barche legate in banchina e le loro famiglie senza mangiare. Grazie consigliere. Passerei alla votazione con parere contrario. Aperta la votazione. Contrario. Chiusa la votazione, l'emendamento è bocciato. Ostanel 152, parere contrario. La pagina 589. Grazie, aperta la votazione, parere contrario dei banchi della Giunta. Chiusa la votazione, l'emendamento è bocciato. Del Bianco 574, l'emendamento favorevole il parere. Possiamo procedere alla votazione Del Bianco? Grazie. Apriamo la votazione con voto favorevole. Domani deve venire l'assessore ad Arica. Fa un saluto. Belizzari, segretario Arzignano, gli ha chiesto di non... Chiusa la votazione. È
È approvato l'emendamento. Del Bianco 575 con parere favorevole. Possiamo procedere alla votazione, parere favorevole, è aperta la votazione. Prego votare, grazie. Chiusa la votazione, è approvato l'emendamento. Passiamo all'emendamento 578 del Bianco, parere contrario, pagina 597. Procediamo con la votazione, è aperta la votazione, parere contrario della Giunta. Votiamo, grazie. Chiusa la votazione, emendamento bocciato. 573 del Bianco, pagina 600, parere contrario. Possiamo votare? Grazie. Apriamo la votazione. Votare, grazie. Votiamo. Chiusa la votazione, l'emendamento è bocciato. Ostanel 155, parere contrario. Grazie Presidente. Intervengo perché ero convinta di avere parere positivo, perché in una discussione che avevamo avuto in aula con l'assessore avevo visto la sua testa scuotersi positivamente quando dicevo che la distribuzione dei fondi tra grandi aziende e piccole aziende è sproporzionata in questa regione, cioè l'80% alle grandi aziende e il 20% alle piccole. Quindi ero convinta che ci fosse, diciamo, un intendimento, una visione. Quindi chiedo conferma che un emendamento di questo tipo molto blando non sia magari riformulabile, perché io credo che la Regione abbia il compito nella declinazione dei programmi europei trovare un modo di bilanciare maggiormente questa distribuzione e siccome dobbiamo riapprovare i fondi a livello regionale mi chiedo se questo non possa essere un indirizzo utile. Prego, Assessore. Grazie Consigliere. Questo è un argomento importante, ma che è già oggetto di considerazione all'interno della struttura e fa parte del gruppo di lavoro prossimo nella ridefinizione degli obiettivi dei programmi del nuovo CSR. Quindi, allora, se è una questione di no e sì, il contenuto è meritevole, non c'è nessun dubbio, è uno degli obiettivi che ci diamo. Oserei dire che è anche un po' già superato, perché le abbiamo fatto anche come struttura questa questione qui. Quindi io apro le mani e mi lascio andare all'Aula dal punto di vista dei contenuti, perché onestamente non ho nulla di contrario, ma la stiamo già facendo in termini di operatività dei gruppi di lavoro, quindi ripeto, non crea nessun tipo di problema, lo dico con molta onestà intellettuale. Quindi, Assessore, il parere rimane contrario? Perché lei dà indicazione. Non ho partecipato ai lavori, ma in questo caso qua mi sento di dire che rafforza il lavoro che noi stiamo facendo, quindi... Allora cambia il parere favorevole. Chiedo un parere positivo, ecco questo. Va bene. Allora, grazie. Allora, votiamo il 155 della consigliera Ostanel con parere favorevole. Pertanto apriamo la votazione, grazie. Silenzio. Però che suona la campana ogni tanto. Grazie, chiudiamo la votazione. L'emendamento è approvato. Lovat 187, parere contrario. Ritirato. Szumski 188, parere contrario. Ritiriamo? Ritirato. Cendron 235, parere contrario. Pagina 605, consigliera. Possiamo votare? Al voto, apriamo la votazione, parere contrario della Giunta.
Votate, grazie. Chiudiamo la votazione. L'emendamento è bocciato. Del Bianco 582, parere contrario. Ritirato. Del Bianco 583, sì, ma con modifiche. Presidente, vuole spiegare lei la modifica o Presidente di Commissione? Prego. Vuoi che le modifiche? Quelle che ho qua, dopo dici se puoi farle te? Si può mantenere solo la frase anche attraverso la promozione delle strade dei formaggi. Prego, Assessore. Di questa proposta emendativa sono contenuti assolutamente meritevoli, al di là della strada dei formaggi, della citazione che è anche un po' superata. Quando noi diciamo che dedichiamo delle attenzioni all'aspetto produttivo delle maghe e del sistema praticamente da tiro caseario, rappresentiamo tutto il mondo che probabilmente il consigliere intende presentare. Quindi io sarei per approvarlo dal punto di vista proprio anche dei contenuti. Il consigliere riceve le modifiche o no? L'accetta? Perfetto. Possiamo passare al voto con le modifiche e con parere favorevole. Apriamo la votazione. Votate, grazie. Chiusa la votazione, l'emendamento è approvato. Del Bianco 584, sì con modifiche anche qui. Presidente di Commissione, prego. Togliere l'ultima parte dopo la virgola, quindi rimane permanenza riconosciuta quale investimento strategico di pubblica utilità in considerazione dei servizi ecosistemici garantiti dall'agricoltura di montagna. Il consigliere accetta le modifiche, passiamo al voto, apriamo il voto, voto favorevole. Ma ne abbiamo ancora? Abbiamo tutti gli accantonati. Votate, grazie. Chiusa la votazione. Approvato. Sì, grazie. Passiamo al 189, Szumski, voto contrario. Ritirato. Del Bianco 585, contrario il parere della Giunta. Ritira. Del Bianco 586, sì con modifiche, prego Presidente. Si propone di stralciare le parole e il riuso delle acque nelle aree di pianura. Accetta Del Bianco? Bene, accettato. Quindi si passa al voto, apriamo la votazione, voto favorevole. Consigliere, allora questo emendamento comunque è approvato, bene. Passiamo a Manildo, 606, era accantonato, adesso non so se l'avete sistemato. Ah, ok, ok, va bene, è un 614 bis, ok, la pagina, ok. 614 bis. Ah, questo è il bis. La discussione d'aula ci ha portato alla convinzione, io come correlatore, ma tutto il gruppo di minoranza, anche condividendo l'attenzione che molti consiglieri di maggioranza hanno dato al nostro territorio, di presentare questo emendamento. Il tema, conosciamo tutti il tema della fragilità del nostro territorio e soprattutto della zona montana, e riteniamo che sia importante inserire nel DEFR che nella programmazione regionale non sia riconosciuta la realizzazione in area montana di nuovi invasi artificiali, allineando contestualmente gli strumenti di programmazione regionali vigenti e promuovendo soluzioni alternative quali il recupero e l'adeguamento della capacità degli invasi esistenti, nonché la realizzazione e diffusione delle aree forestali di infiltrazione.
penso che sia un tema necessario, condiviso e sia un atto di cura del nostro territorio, delle nostre montagne, votare questo emendamento. Il consigliere vuole intervenire? No, io allora, questo è un tema importantissimo, però c'è anche un passaggio da dire, che nella strategia forestale nazionale si parla di realizzazione di invasi a media e alta quota per ovviare alla carenza di acqua in caso di incendi e quindi praticamente di problemi di un certo tipo, e si pensa e si parla anche di realizzazione di invasi e di accumuli di acqua anche per altri scopi, che vuol dire essenzialmente malghivi e diciamo pascolativi. Allora, io capisco la bontà del ragionamento del consigliere Manillo, perché dice cerchiamo di fare prevenzione, cerchiamo di razionalizzare, cerchiamo la filtrazione di acque di modo che si possa arrivare ad un utilizzo quasi naturale del sistema idrico. Però è anche altrettanto vero che con la presenza dell'uomo e delle attività che ci sono anche in media e alta montagna o abbiamo l'acqua o ce la dobbiamo portare con gli elicotteri. Questo è il dato di fatto. Quindi e guarda, ti invito anche, se posso, a portare questo argomento anche in consiglio, ma anche nelle commissioni specifiche, perché qua proprio c'è, non dico uno scontro, ma una visione totalmente diversa del mondo su questo aspetto. Ed è sempre più con quantità di acqua impressionanti in tempi molto limitati e nello stesso tempo carenze di acqua per animali, per l'uomo e anche per strutture, è un tema che noi ci dobbiamo porre in un piano regionale delle acque che io invito chi di dovere di fare o di in qualche maniera emendare, perché il mondo in questi ultimi 5 anni è completamente cambiato. Grazie. Qui parere negativo, quindi procediamo con... Prego. Io sono un po' come dire, dispiaciuto di questo intervento, ma secondo me possiamo trovare una soluzione, nel senso che il tema a cui si riferiva il consigliere Manillo è ben noto a tutti. È chiaro che noi non parliamo dei piccoli invasi malghivi. Io parlo di piccoli invasi. Allora io direi che possiamo, siccome i grandi invasi sono tecnicamente normati, cioè di fatto sopra il 1.000.000 di metro cubo di acqua è un grande invaso, noi possiamo secondo me tranquillamente inserire in questo emendamento l'addizione grande invaso. Se noi mettiamo grande invaso abbiamo risolto il problema, perché è ovvio che nessuno qui si pone il problema dei piccoli impianti malghivi o in alta quota. È chiaro che qui parliamo di grandi invasi, quindi 1.000.000 di metri cubi e dighe di almeno 20 metri. Quindi questo è un po' il quadro. Grazie consigliere, prego Manildo, però diamo un po' di rispetto alle regole di procedura, perché se cominciamo a intervenire a caso senza una guida... Ok, do io la parola. Caso, siamo... Prego, do io la parola. Sì, scusa. Okay, con diciamo, la giusta precisazione del consigliere Del Bianco, che contempera anche le osservazioni che assolutamente ragionevoli dell'assessore Bond, penso che questo sia assolutamente allocato nella posizione giusta del DEFR e possa essere totalmente condiviso. Ergo lo consideriamo un emendamento modificato in questo, visto che è tutto verbalizzato? Esiste l'istituto dell'accantonamento? No, siamo fatto tutto, 0 giorni che siamo qua martedì. Sì, modifica verbale. Modifica verbale. Benissimo. Faccio sintesi io, l'emendamento viene modificato con le parole indicate a verbale, pertanto con queste modifiche l'emendamento ha parere favorevole da parte della Giunta, procediamo alla votazione. Grazie. Scusa, Mario. Grandi invasi. Ma è verbale.
Apriamo la votazione. Scusa, ma un'esperienza del Consiglio più della vita? Grazie, chiudo la votazione, l'emendamento è approvato così come è stato modificato. Montanariello 589, parere contrario. Vuole intervenire Montanariello? Pagina 616. Da per letto, procediamo alla votazione con parere contrario della Giunta. Apriamo la votazione, votiamo, grazie. Contrario il voto della Giunta, va bene, parere. Chiudiamo la votazione, l'emendamento è bocciato. 590 Montanariello con parere favorevole. Scusi Valdegamberi, grazie. Prego Montanariello. Presidente, grazie. Anche qui illustro brevemente la manovra emendativa che abbiamo fatto sul piano faunistico venatorio. Sostanzialmente, Assessore, chiediamo di riconoscere in questa programmazione quello che in realtà sta accadendo, ovvero il problema delle specie invasive, il problema delle malattie anche che vengono da fuori come quelle portate dai migratori, piuttosto che, Assessore, tutto il tema della biodiversità. Si chiede che una volta per tutte in questa manovra emendativa, venga approvato il piano faunistico venatorio nella sua realtà, non come abbiamo fatto, che dopo 7 proroghe, 7 rinvii e 20 anni d'attesa abbiamo approvato un piano faunistico venatorio che oggi risulta attuato dopo anni di approvazione e dopo anni e anni di proroghe in una percentuale del 40% di quello che abbiamo votato in quest'Aula. 2, che si riconosca il rapporto con le associazioni venatorie, oggi fondamentali per il contenimento delle specie invasive, e 3, che la Regione una volta per tutte decida di mettere mani in una grande concertazione tra consorzi di bonifica, associazioni venatorie e uffici regionali in quella che debba essere una grande programmazione che affronti il tema della biodiversità, il tema dei nocivi, il tema degli invasivi, e che questo si faccia, visto che sono l'unico elemento che ormai ci resta dopo la riduzione delle province, in concertazione col mondo venatorio, che invece è sempre più vessato da normative regionali che vengono scritte quasi come se lo fanno apposta, in modo che dopo le associazioni le impugnano e dopo ci siano sentenze che vanno contro. Basta vedere negli ultimi anni con la giornata di caccia agli anatidi che ripetiamo lo stesso calendario venatorio nonostante ogni anno la magistratura ce lo boccia nell'ultima giornata di caccia. Vorrei informarvi, e chiudo, che il braccio di ferro tra la magistratura e la politica non l'hanno vinto neanche a Roma, non credo che lo vincano qua i nostri uffici, continuando a proporre ogni anno qualcosa che viene cassato. Grazie Montanariello. Bond. Io devo fare un appello al consigliere Montanariello, che conosco e che è anche preparato in materia, però quando arriverà in Consiglio il piano di abbattimento di una specie aliena come l'ibis sacro, che sta facendo disastri proprio nelle tue zone, no? In termini di prelievo, di materiale molto giovane, si arriva addirittura anche ai leprotti nati da 3 giorni, quando porteremo il piano di abbattimento dell'ibis sacro non vorrei sentire, caro consigliere, che qualcuno dice no, scusa, è sacro, non vorrei sentire questa roba qua. Io ti dico, lo approvo totalmente con, caro relatore Presidente, l'elenco di tutte le specie invasive. Ecco, chiedo perché questo è un assist che mi ha fatto il consigliere, che io ringrazio. Fermi un attimo. Allora, piano, l'assessore ha proposto una modifica come da parole che ha riportato, quindi estendendo a tutte le specie, ok? Boh. Io ho presentato tutta la manovra emendativa, non è collegato a questo. Io ho presentato Microfono.
Prego. Guarda Assessore, col bene e il rispetto che nutro per lei politicamente, mi permetta di dire che purtroppo per lei che è appena arrivato, ma con responsabilità sua per continuità amministrativa, voi non siete in grado su questo tema di dare lezioni a nessuno, né politicamente né amministrativamente. Sa perché? Perché sul piano del contenimento dei cinghiali già approvato non avete raggiunto, e me lo avete messo per iscritto all'interrogazione che mi avete risposto e che le ho fornito, non siete riusciti dopo anni neanche a fare la metà del piano del contenimento dei cinghiali che è già stato approvato, né politicamente né tecnicamente. Allora, prima di buttare il pallone in tribuna e lanciare nuove sfide e buttarla in geggia, come si dice, fate quello per cui avete già la competenza di fare, che non siete riusciti a fare, perché i suoi uffici, Assessore, mi hanno risposto nero su bianco che su un piano già approvato del contenimento dei cinghiali siamo meno della metà di quello che è già approvato. Allora, Assessore, io e lei facciamo quello che vuole, in senso lato della parola, ma intanto fate quello che siete chiamati a fare, avete deliberato, e dopo ci venite a dare lezioni su come si va avanti, e stia sul pezzo e non la butti in tribuna, che se vuole la buttiamo in tribuna quando e come vuole. No, Bond, un attimo. C'è il consigliere Dalla Pozza, ascoltiamo, poi replica entrambi, prego. Consigliere Dalla Pozza, prego. Assessore Bond, sul tema delle invasive sarebbe da fare un ragionamento correttamente ad ampio spettro. Non credo che sia questa la sede per dibatterne, né per alzare l'asticella di un dibattito che è andato anche tutto sommato bene, non vorrei dire fino a qualche minuto fa, ma comunque diciamo che è andato bene. Non ci sono solo cinghiali, nutrie, c'è la Trachemis, c'è il gambero rosso della Louisiana, ne abbiamo di specie. Forse sarebbe bene fermarci intanto al contenuto dell'emendamento e dire che da quel momento in avanti poi si apre una discussione che sia fatta anche con criteri scientifici e che abbia basi, anche basi concrete, perché lo stesso granchio blu, che ha invece un effetto diretto non soltanto sulle altre specie, come specie alloctona, ma addirittura su comparti produttivi, è un tema che merita ben altra discussione che non quella che si sta facendo in questo momento con questi toni. Quindi inviterei magari a accettare quello che è il senso dell'emendamento e di non stravolgere eccessivamente la cosa. Grazie consigliere, la replica l'assessore, prego. Con tanta buona volontà quello che dice il consigliere Pozza e mi fermo qui, volevo solo dare un contributo al consigliere Montanariello che esiste anche l'Ibisacro che nelle sue zone sta facendo disastri, quindi il prossimo emendamento citi anche lui. Però aspetta, i cinghiali siamo arrivati a metà, con l'Ibis abbiamo ancora da iniziare, metà, 11.000 ne abbiamo tutti 7.000. Dario, grazie Bond, grazie. Allora, mi sembra di capire, chiedo al Presidente della Commissione, che rimaniamo nella formulazione originaria, così con parere favorevole. Perfetto. Sì. Va bene? Mi dicono parere contrario. Prego, votiamo, grazie, apriamo la votazione. Montanariello, dai, rispettiamo l'aula. Montanariello, rispettiamo l'aula, grazie. No, perché non è la parola. Grazie. Chiusa la votazione. Bocciato l'emendamento. Montanariello 591, parere contrario, prego. Grazie, apriamo la votazione. No, non è possibile.
591 Montanariello, parere contrario, si apre la votazione. Seguiamo il regolamento perché altrimenti... Prego Montanariello. Ah no, chiudiamo la votazione? No. No, va bene. La votazione è aperta. Chiudiamo la votazione e le do la parola sull'ordine dei lavori. Prego. Chiedo a lei e al segretario generale, visto che in questa legislatura in aula può parlare, qual è l'articolo che preclude che io possa chiedere la motivazione della bocciatura? Chiedo l'articolo del regolamento. No, eravamo su un altro contesto, eravamo in un altro... No, però Montanariello non è che puoi alzarti e parlare come vuoi liberamente. Cioè, no, come no? Stai parlando, devi tenere la linea e rispettare. Ecco. Chiedi la parola se vuoi, io valuto se dartela. Hai fatto una domanda. Possiamo andare avanti o sospendiamo i lavori? Cosa facciamo? Cosa dici? No, dimmi qua cosa devo rispondere. Aveva aperto, era stato chiuso il punto ed era stato aperto un altro punto. Perché non... Allora facciamo una cosa, sospendiamo 2 minuti. Grazie, sospensione. Fermi, cercate di non allontanarvi troppo. Lo so, però. Prendiamo. Scusatemi, io... Prego, accomodatevi. No, immagino, sto urlando a voce. Andiamo avanti.
se l'assessore vuole dare motivazione può darli. Assessore? Grazie, riprendiamo, accomodatevi ai posti. Se potete dare un avviso di richiamo, gli uscieri. Tra l'altro vi do la notizia che, riprendiamo da Montanariello. Quindi mi potete chiamare Montanariello perché ha gli emendamenti, sono tutti suoi. Sono tutti suoi. Sono solo i suoi? Sì, per finire la missione sì. Tra l'altro questo è stato votato con parere, l'ultimo, un parere favorevole. No, contrario, scusami, contrario. Contrario, quello lì, 617. Riprendiamo dal capogruppo? Capogruppo? Borgia? Puoi chiamare tutti all'ordine, grazie. I nostri ci sono, quindi possiamo votare. Manca il presentatore degli emendamenti però, quindi... E dove è andato? Ho detto 2 minuti di sospensione. Andiamo avanti, accantoniamo quelli di Montanariello e li prendiamo al suo rientro. No, adesso. Se non li presentano cosa fate? Cadono? Riprendiamo, grazie. Riprendiamo dalla missione 17. Szumski, parere contrario all'emendamento 190. Montanariello, riprendiamo da lei. No, l'avevamo accantonati un attimo in assenza precaria. 590. Sì, Montanariello, molto semplice, era già chiuso l'argomento, è tornato indietro per chiedere il parere, quindi avevamo già chiuso. La prossima volta lo chieda prima la motivazione. Chiuso. No, aperto e poi si è chiuso anche regolarmente, quindi l'emendamento è chiuso, andiamo avanti, come no. Chieda l'accesso ai verbali. Vabbè, è tutto verbalizzato. È tutto verbalizzato. Io apro e chiudo quando voglio. 591, Montanariello, parere contrario. Ho dato la risposta. No, ma niente, assolutamente, non c'è niente da nascondere. Ci stiamo perdendo su un emendamento. Ci stiamo perdendo su un emendamento. Non stringa l'occhio. No, guardi, io ho detto, il Presidente detta i tempi di apertura e di chiusura dopo aver fatto votare. Ma come no? Dopo ho chiuso. Dai. Grazie consigliere, si accomodi. Vuole presentare gli emendamenti o proseguiamo con quelli successivi? Io le chiedo di presentare l'emendamento, lei lo vuole presentare? Gliel'ho già detto, è verbalizzato. L'ho detto poco fa, un attimo sa. Cosa?
Ho già risposto prima, è a verbale, andiamo avanti. Parere... Come siamo? 5,92? Ma scusa, mi stai chiedendo i pareri, ma non a parere. No, tardi, 592. Siamo all'emendamento 592. Quale le motivazioni? Va bene, Assessore, lei vuole rispondere? Bisogna vedere che se vuole rispondere l'assessore. No, non ho detto questo, ho detto bisogna vedere se vuole rispondere lui. Prego. 591. Ma no, emendamento non accoglibile, aspetto già attenzionato dal DEF nell'ultimo capoverso di pagina 215, prima del paragrafo risultati attesi. Vengono indicati interventi di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura mediante FEAMPA. Grazie. Andiamo avanti. Avendo già votato passiamo al successivo. 592 Montanariello, parere contrario. Grazie, apriamo la votazione. 619. Prego. Posso chiudere? Perfetto, chiudiamo la votazione. L'emendamento viene bocciato. Andiamo avanti con 593, parere contrario, Montanariello. Bene, apriamo la votazione. Votate, grazie. Chiudiamo la votazione, l'emendamento è bocciato. 594 Montanariello, parere contrario. Procediamo con la votazione, apriamo la votazione. Chiudiamo la votazione, l'emendamento è bocciato. 595 Montanariello, parere contrario. Presidente, Sì. siccome richiama la nostra legge, si potrebbe sapere... Vuole la parola Montanariello? Ma non possiamo parlare, deve chiedere la parola, io gliela concedo a lei, dica quello che vuole. Ha il tempo, prego. No, me lo dico anche per lei, certo. Apriamo la votazione. Qui c'è per il contrario. Okay. Chiusa la missione con questo emendamento, andiamo a missione 17. Missione 17, emendamento 190 Chomsky, parere contrario. Ritira. 597 Del Bianco, parere contrario. Grazie consigliere, procediamo. Lovat 191, parere contrario. Ritirato. Lovat, emendamento 192, parere contrario. Ritirato. Missione 18, 599 Del Bianco, parere contrario. Prego, la parola al consigliere Del Bianco. A questo... Quelli accantonati. No, saranno Se posso, direi che a questo emendamento il parere di contrarietà che leggo dal libro, diciamo, dei pareri è abbastanza, mi permetterete il termine, curioso. Nel senso che io con questo emendamento ho chiesto semplicemente il rispetto di una legge regionale. Questa legge regionale è la legge 25/2014, in cui si chiede di fatto che quello che c'è scritto nella legge 25/2014 concernente in particolar modo l'autonomia della provincia di Belluno venga a tutti gli effetti attuato, perché oggi non lo è. Quindi nell'emendamento io ho chiesto
che vengano trasferite le relative risorse umane e finanziarie per attuare quanto previsto da legge e a tal fine si venga istituito uno specifico osservatorio per monitorare queste fasi di passaggio. Voi mi dite che l'emendamento non è accoglibile perché esiste già un osservatorio più generale, però capite benissimo che non è questo il senso dell'emendamento. E io qui vorrei una risposta, in questo caso politica, perché qui appunto forse vale la pena ribadire quello che c'è scritto nell'emendamento stesso, perché io chiedo, in relazione a quanto previsto dall'articolo 15 dello Statuto della Regione del Veneto e dalla legge 25/2014, la Regione intende dare piena attuazione ai dispositivi normativi richiamati, fatti dalla Regione stessa, avviando un confronto strutturato con la provincia di Belluno, finalizzato alla definizione delle modalità operative di esercizio e di trasferimento delle competenze e delle correlate risorse umane e finanziarie. A tal fine sarà promossa la costituzione di un apposito osservatorio tecnico composto da rappresentanti designati dalla Regione e dalla Provincia, con il compito di monitorare lo stato di avanzamento delle attività e di assicurare un costante aggiornamento alla competente Commissione consiliare. Allora io direi che se si vota contro questo emendamento si vota contro una legge regionale approvata da questo Consiglio e francamente non mi sembra tecnicamente sostenibile sul piano tecnico. Quindi cercherei di avere una risposta in questo caso a tutti gli effetti politica, perché questa è una questione politica. Se la Giunta invece intende non attuare una legge vigente, allora lo deve dire. Grazie consigliere. La parola all'assessore per una replica. Prego. Il tema che consigliere... Fermi un attimo. Lovat, così dopo risponde entrambi. Grazie Presidente. Mi aggiungo a questa proposta del collega Dal Bianco per far notare come sempre maggiori sono le richieste di autonomia da parte sia dei territori molto svantaggiati, quali la provincia di Belluno, abbiamo visto prima il riferimento alle Dolomiti, ma c'è anche Venezia come città insulare, eccetera, 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 ma anche da realtà territoriali assai più normali. Perché? Perché il modello centralista che ormai in maniera sempre più strenua viene difeso contro ogni verità storica non funziona più. C'è bisogno di fare una riflessione, io lo dico adesso in modo assolutamente pacato, apparentemente esulando dall'ambito specifico, ma non si può continuare a dire sempre no, no e no a tutte le proposte di maggiori attenzioni da parte del territorio. Diventa un no ideologico che non ha nemmeno più senso, è antidemocratico. Bisogna pur dare qualche contentino almeno, voglio dire, fare uno sforzo, perché se l'approccio è quello della inimicizia tra parti contrapposte, si finisce per delegittimare le proposte dell'avversario solo perché è avversario e si finisce di svolgere la funzione di rappresentanti del popolo e che mirano al bene comune, non alla prevalenza della propria posizione. Allora ecco che io ovviamente voterò a favore della proposta di Dal Bianco e ritorno sull'ascolto del territorio, ribadendo l'autocritica fatta da me stesso prima. Facciamo uno sforzo di conoscere anche le realtà minute, non solo quelle locali, perché io torno sul discorso del Vanoi di prima, che bisogna conoscerlo perché di tante realtà locali dove ci sono comitati spontanei contrari, poche volte ho visto una sostanziale unanimità come quella delle popolazioni di quella zona. Per cui vi invito, ovviamente vi propongo di mettere da parte la logica della contrapposizione e di sviluppare una maggiore sensibilità verso il bisogno delle realtà locali di maggiore autonomia rispetto a un sistema istituzionale che ormai comincia a mostrare tutti gli 80 anni di cui quest'anno celebriamo l'anniversario. Grazie consigliere, la parola... No,
Consigliere Galeano era prenotato, prego. Grazie. Allora, mi accodo, ovviamente avevamo sottoscritto tutti quanti l'emendamento del consigliere Del Bianco, quindi ovviamente il nostro favore è totale. Mi accodo anche a quanto sottolineava adesso il consigliere Lovat, giusto? Di cui non concordo, anzi sottolineo due parole, cioè sul fatto che sembra che si dica sempre un no ideologico. Invece io penso che qui non ci sia un no ideologico, anzi a parole c'è sempre un sì all'autonomia, si è approvata una legge. Il problema è che poi non c'è la coincidenza fra la volontà, quello che si dice, le enunciazioni e i fatti. Perché qui, come sottolineava il consigliere Del Bianco, parliamo di una legge approvata. Avere un emendamento che propone la sua affermazione, la sua attuazione, significa sostanzialmente dare conseguenza a un qualcosa che ci potrebbe essere già. Il fatto di votare contrariamente a questo, ancor prima che un dispetto poi alla montagna, è proprio una contraddizione in termini, una forte posizione incoerente con quanto si è già fatto. Allora io volevo approfittare di questo ultimo spazio, prima di arrivare a chiudere questa discussione sul DEF, per cercare di aprire uno spiraglio di un miglior auspicio nell'affrontare poi quella che ci vedrà impegnati la prossima settimana con il bilancio. Guardate, è stata un'esperienza particolare. Silenzio, grazie. Sta parlando un collega. Si impara sempre, no? Sono stati 3 giorni davvero particolari, io non avevo mai vissuto un consiglio così lungo, vengo da un comune non grandissimo, quindi ovviamente l'esperienza è stata diversa e tanti mi avevano descritto un po' l'esperienza anche del consiglio regionale, nel senso vero, insomma, del momento istituzionale, anche un po' come un acquario, non solo perché c'è quella sala lì che viene definita appunto acquario, ma perché a volte si entra in un loop di discussione che va ben oltre poi quelle che sono le conseguenze che questa aula partorisce per il territorio. Allora io penso che invece dobbiamo cercare di fare in modo che la nostra attività, che il nostro agire politico sia il più possibile invece finalizzato a qualcosa di concreto, perché i veneti si aspetterebbero questo, l'alto astensionismo ha forse detto che non sempre invece l'attività di questa istituzione è stata volta al territorio e alcuni episodi tipo questo lo dimostrano, e allora io penso che dobbiamo cercare di dar seguito ad alcuni momenti alti che abbiamo vissuto in queste ore passate insieme. Penso che uno sia stato quello sulle derivazioni idroelettriche, dove abbiamo tutti fatto un passo indietro, sapendo che c'è un'occasione importante storica che vivremo insieme, e abbiamo detto ritiriamo un emendamento per presentare qualcosa di forte insieme. E penso che quello sia stato un momento alto, ripeto, che ha dato il segnale di una politica che cerca di risolvere le cose importanti. Ce n'è stato qualcuno un po' più singolare, penso che il Presidente Stefani esca un po' con le ossa rotte da questi 2-3 giorni di Consiglio, un po' per la debolezza che è stato dimostrato con le dichiarazioni con cui aveva cercato di anticipare questi 3 giorni di Consiglio, in cui aveva detto che non ci sarebbero stati emendamenti e che si sarebbe andati via dritti, quando invece poi Fratelli d'Italia ha fatto un percorso totalmente diverso, chiedendo poi all'assessore Giacinti di mettere la faccia su un emendamento al suo percorso. E quindi, ripeto, io penso che nonostante alcune singolarità, noi dobbiamo cercare di prendere spunto dai momenti alti che abbiamo vissuto per aprire le porte a un percorso diverso per i prossimi giorni di lavoro e in bilancio. Consiglieri, grazie, e silenzio. penso che la votazione... Il tempo sta correndo, quindi sì, non è che diamo tempo in e più. penso che Prego. la votazione a questo emendamento sarà un chiaro segnale della strada che vorremmo continuare a intraprendere. Grazie. Grazie consigliere. Sempre sull'emendamento intervenite? Chiedo a Pressi e Luisetto. Perfetto. Pressi. Grazie Vicepresidente e buonasera a tutti. Considerato il contenuto dell'emendamento, che fa riferimento anche a dei principi statutari, quindi a questioni che sono fondanti anche per il nostro ente e alla legge regionale sull'autonomia della provincia di Belluno. Secondo me, valutiamo, insomma, ci sarebbe lo spazio per accantonarlo, ritirarlo e presentare, se volete, se il proponente ritiene ovviamente, un ordine del giorno al bilancio
provando a lavorare insieme su questo testo, perché ci sono degli aspetti dai quali partire. Ad esempio, già oggi la provincia di Belluno, in virtù di quella norma statutaria, ha delle funzioni amministrative diverse e ulteriori rispetto a quelle delle altre 6 province del Veneto, anzi di altre 5, perché ad esempio Rovigo sulla pesca ne ha altrettante diverse rispetto ad esempio a Venezia, e che ovviamente in armonia col 119 della Costituzione sono state trasferite e finanziate. Quindi il percorso potrebbe essere quello di pensare di continuare su questa strada. Ovviamente quello che intende il consigliere Del Bianco è accelerando, e ci possiamo lavorare assieme. Insomma, penso, guardo per quanto riguarda la maggioranza soprattutto anche la collega Calligaro che viene da quelle terre, quindi dal punto di vista contenutistico il suo contributo è qualitativamente molto più importante del mio. Io tratto la questione solo in termini politici. Grazie. Grazie consigliere. C'era la consigliera Luisetto, ma non la vedo più in prenotazione. Prego, allora ritira la richiesta. Del Bianco, prego lei. Vi ringrazio per l'attenzione che avete dato al tema, anche giunti praticamente alla fine, diciamo, di questa lunga maratona sul documento di bilancio. Io accolgo l'iniziativa proposta dal consigliere Pressi, che è un collega particolarmente preparato poi sui temi giuridici e statutari e legislativi di questa regione. E lo accolgo con fiducia, dando però una fiducia a tempo. Quello che dico io è: benissimo, siamo in una situazione in cui possiamo avviare un nuovo percorso, è appena iniziata una legislatura, quindi ben volentieri accolgo l'idea di costruire insieme un documento correlato al bilancio, però è chiaro che poi tra un anno ci rivedremo qui a vedere quanti passi avanti avrà fatto l'attribuzione sia delle deleghe, perché un conto sono le deleghe e un conto sono le risorse, che non sono, attenzione, risorse solo ed esclusivamente economiche, sono soprattutto risorse umane. E sappiamo che oggi c'è un sistema complesso di competenze, di sovrapposizioni, che non rende semplicissimo questo percorso, ne siamo perfettamente coscienti, però è ovvio che se c'è una legge regionale questo sforzo deve essere fatto. Quindi benissimo, lavoriamo su un ordine del giorno condiviso sul bilancio, ma diamoci anche il tempo poi di verificare la vera attuazione degli impegni che ci prendiamo qua dentro. Grazie. Grazie consigliere, quindi ritira questo emendamento. Grazie, ritirato. Missione 19, relazioni internazionali. Sono gli ultimi 3 di questa missione. 195 Lovat, parere contrario. Ritirato. 193 Lovat, parere contrario. 194 Szumski, parere contrario. Ritiro. Sì, abbiamo per finire l'ultimo gruppo di accantonati, che quindi rimettiamo in gioco, Presidente. Li trattiamo adesso per chiudere. Io dovrei avere questi. Li abbiamo? Solo un secondo per un attimo solo. Sono questi? Sì. No, non tutti. Tra l'altro, consigliera, tocca a lei dopo. Ne ha diversi lei di questo. Parli a verbale, prego, le do la parola. Allora, rimanete seduti che procediamo con gli ultimi. Allora, Ostanella, adesso ne trattiamo alcuni, partiamo dal 10. Ah, dico anche la pagina, va benissimo. Allora, emendamento 10, pagina 52, parere contrario della Giunta. Prego.
Vota per letto, quindi possiamo procedere con la votazione. Allora, parere contrario. Votate, grazie. Chiudiamo la votazione. L'emendamento è bocciato. Numero 16, sempre Ostanella, pagina 74. Ci ridò il tempo, tranquilla. Stiamo facendo quelli che erano stati accantonati. Prego, la parola. Contrario. Grazie Presidente. Intervengo perché avevamo accantonato questo emendamento perché era simile a quello del vostro maxi emendamento, quindi speravo che durante la notte la crisi di personalità rientrasse, ma evidentemente non è rientrata. Chiedo con questo emendamento, come chiedevate voi, quindi lo lascio a verbale, lo stigmatizzo e non so che altro dire, perché veramente è stata una brutta parentesi di questo Consiglio regionale, l'ho espresso più volte anche ieri. Chiedevo di garantire agli ESU, come c'era stato detto durante le audizioni, abbiamo perso ore di audizione ascoltando il loro grido di allarme, che chiedeva dei fondi in più, non tanto per fare qualcosa di generale, quanto per dare fondi all'housing per gli studenti, ma che sia pubblico, perché vi ricordo che la genialità di questo Paese è stato dare i fondi PNRR per fare degli studentati privati, sì con degli accordi che garantiscano alcuni posti pubblici, ma che diventeranno privati nei prossimi anni. Solo a Padova, se guardate la mappa di quanti studentati stiamo creando con il privato e che poi garantiranno posti letto che andranno al privato, è imbarazzante. E quindi io non voglio un'Italia, un Paese, che garantisca il diritto allo studio solo perché ha i soldi per farlo e la residenza perché ha i soldi per farlo. Chiedevo esattamente di fare un lavoro con gli ESU per riuscire a dare loro dei sostegni per calmierare i prezzi dentro quelli privati, perché si può fare, non è vero che non si può fare. Se ci fosse una regia pubblica della Regione che impone, anche quando si dà l'autorizzazione urbanistica, la possibilità lì dentro di fare un lavoro, non di tenere i posti per il privato, ma di garantirli ad affitto ESU calmierato, questo si potrebbe fare. C'erano vari emendamenti nel vostro maxi emendamento che riguardavano il diritto all'abitare degli studenti. Davvero mi fermo qui perché insomma, è abbastanza imbarazzante già così, ma capire, chiedervi come mai, chi lo ha proposto, e so chi lo ha proposto, nel vostro maxi emendamento, capire che dopo non c'è e vedere di nuovo una bocciatura del mio, ecco, chiaritevi le idee perché poi chi a pagarne sono gli studenti e la loro possibilità di studiare. Grazie. Procederei quindi con la votazione. Parere contrario. Apriamo la votazione su questo emendamento. Scusatemi, chiusa la votazione, l'emendamento è stato bocciato. Passiamo al prossimo, mi pare che sia il 17. Parere contrario. Allora, a verbale, sull'emendamento 16 c'è il voto contrario. No, ma è chiusa la votazione, cioè è inutile che... Perfetto, grazie. Va bene. Allora, 17, voto parere contrario, sempre Ostanella. Vuole intervenire? Questo non si è sentito ottimo. È sempre lo stesso tema, però qui chiedevamo una cosa ancora più facile da fare.
creare un tavolo di concertazione tra gli ESU, le rappresentanze studentesche delle università e i soggetti privati che hanno gli studentati e che hanno ricevuto i finanziamenti pubblici del PNRR, per me è uno scandalo, non l'avrei mai votata quella roba, per la costruzione di nuovi studentati, per monitorare l'accessibilità dei posti letto e la presenza di posti letto a prezzi calmierati nelle strutture private. Ricordo, la Regione può fare questo lavoro in collaborazione con i comuni, siedere ad un tavolo i comuni capoluogo dove ci sono le università e fare in modo che nella gestione degli studentati privati si trovino più posti a prezzo calmierato ESU piuttosto che a prezzi di mercato. Una stanza a Padova oggi, dentro quegli studentati, costa 800-900 euro al mese, non è accesso allo studio. Grazie, procediamo con la votazione, anche qui c'è parere contrario, aperta la votazione. C'è bocciato. Sì. Chiusa la votazione, l'emendamento è bocciato. Il 27, Ostanel, pagina 103, ci risulta da ritirare, quindi viene ritirato. Sempre Ostanel, 50, pagina 222, c'è un parere favorevole con modifiche. Se la ricorda? Quindi va bene, andiamo avanti. Presidente, Assessore. Prego. Allora, la dico a verbale, me la ricordo. La modifica è: avviando un percorso partecipato che ha incluso una fase di consultazione pubblica e una serie di incontri tematici con esperti stakeholder per assicurare un approccio trasversale e condiviso, io aggiungo le parole, procedendo ora alla rapida conclusione dell'iter di approvazione al fine di rendere la strategia pienamente operativa, cioè si toglie in consiglio. L'assessore voleva che andasse. Ok, va bene. Quindi possiamo procedere alla votazione. Perfetto, apriamo la votazione. Ok. Chiusa la votazione, 42 favorevoli, l'emendamento è approvato. Corazzari vota favorevole, non riesce a votare, consigliere? Ok. 57 sempre Ostanel. Pagina 264. L'ho per letto, parere contrario. Ritirato, 57 viene ritirato, non si vota. Sempre Ostanel. Il 2, pagina 14, risulta da ritirare, se lei conferma. Sì. Ritirato, il 2 viene ritirato. Il 7, pagina 32, sempre Ostanel. C'è un parere contrario qua. Ritirato. Cendron 225, pagina 134. Lo mettiamo al voto? Parere contrario della Giunta. Quindi votiamo, aperta la votazione, parere contrario della Giunta. Credo che lui voglia farlo prima delle dichiarazioni di voto. Vota contro.
chiede... Chiusa la votazione, l'emendamento è bocciato. 341 Montanariello, pagina 170. Lo ritira. Ok, allora il 341 viene ritirato. Ostanel 37, pagina 172. Chiamiamo un attimo la dottoressa Sist. 100, allora aspetti un attimo, lo dico io, è il 37-172 la pagina. No, non l'abbiamo votato, era stato accantonato. Vabbè, se c'è parere favorevole procediamo. Come era stato, esatto. Va bene? Allora, dalla Giunta... Scusate, è già approvato? Ah, ok, sì, confermano l'abbiamo già votato. I verbalizzanti confermano di ricordarselo. L'assessore ricordava correttamente, quindi questo non c'è ed è il 37 già votato. Michalizzi 343 e lo dà per letto. È presente qual è? Bene. Sì. Perfetto. Parere della Giunta? Presidente, Assessore, parere della Giunta? Dici che avevamo già votato? Che secondo me l'avevamo sospeso. Sospendiamo un attimo, lo ritorniamo dopo, verifichiamo se è già stato votato. L'ultimo periodo, vediamo. Ah, risulta accantonato questo, vabbè, lo votiamo allora. No. Risulta accantonato, vabbè, che parere aveva? Ieri mi ha detto in commissione che avevamo già votato quello del Tebar, quindi questo era in più. In realtà... Siamo agli ultimi emendamenti, sono quelli accantonati e stiamo verificando, portate pazienza un minuto, abbiamo finito ormai questo. Allora vedete infatti il 355 è votato via, Montanariello è stato votato ieri. Scusate che controlliamo questi ultimi. 370. 370 va bene? 385. 370 io parere positivo. Benissimo. Allora riprendiamo da Montanariello 370 parere positivo. 219. Perfetto, votiamo, è aperta la votazione, parere favorevole della Giunta. Votate, grazie. Un attimo che c'è una... Chiusa la votazione, 40 favorevoli, è approvato. 385, Montanariello, pagina 242, non so se lei se lo ricorda. Risultava ritirato, va bene? Risulta ritirato. Sì, stiamo verificando che qualcuno sono proprio gli ultimi, siamo agli ultimi tre. Allora, Michalizzi è riuscito a chiarire?
No, non lo vedo, vabbè, aspettiamo un attimo. Sempre Ostanel, 56, pagina 250. Abbiamo un parere contrario. Da per letto passiamo al voto, aperta la votazione, parere contrario, votiamo, grazie. Apriamo la votazione. Non si apre la votazione. Non la lancio io, la lancio in tecnici. Ci sono problemi sulla... Che pagina è? Abbiamo 200 su questa. 56, Ostan. Ma chi è l'assessore? Eccolo qua, parere contrario. Votate, grazie. Chiudiamo la votazione, l'emendamento è bocciato. 364 Del Bianco, che era accantonato, risulta da votare? Ok, risulta da votare, vuole intervenire? Contrario. Ritira? Il 364 è ritirato. Manca quello di Michalizzi, il 343, che si è spostato, credo, un attimo. Ah, non lo vedevo. Michalizzi. È l'ultimo questo? È l'ultimo, vero? È l'ultimo, abbiamo finito. Questo è l'ultimo, eh? Prego. Guadagniamo tempo. Visto che siamo arrivati alla fine della discussione, chiederei una capigruppo di proprio 5 minuti per l'ordine dei lavori, ma veramente 5 minuti. Cioè, finito? Solo un attimo, sì, dobbiamo ritirare... Sì, finito, votiamo. Prima delle dichiarazioni di voto, una capigruppo di 5 minuti sull'ordine dei lavori. Va bene, un attimo, finiamo con l'emendamento di Michalizzi. Bene, allora 343 Michalizzi, scusate, fermi un attimo. Allora, adesso noi votiamo questo emendamento, dopodiché dobbiamo chiedere il ritiro di alcuni ordini del giorno, poi viene sospesa capigruppo, ok? Per fare una capigruppo qua a fianco. Quindi, adesso torna anche il Presidente. Allora, votiamo l'emendamento 343 Michalizzi con parere favorevole della Giunta. Quindi, apriamo la votazione. Parere favorevole della Giunta. Si vota. Chiusa la votazione, l'emendamento è approvato. Sugli ordini del giorno. Ci sono degli ordini del giorno, Bozza e Brescacin. Allora, Bozza, l'ordine del giorno, lei lo ritira? Anche a Brescacin? Può confermarlo verbale, grazie. No, devi dirla verbale, per piacere. Grazie Presidente, ritiro gli ordini del giorno alla firma mia e dei colleghi Maritano. Quanti ne ha? E Petro. 3 ritirati, c'è il quarto della Brescacin, lei lo ritira? Prego. Lo ritiro. Non ne abbiamo più? Quindi sospendiamo qualche minuto per la capigruppo, sarà abbastanza rapida, poi riprendiamo per le dichiarazioni di voto. Qua a fianco.
Prego, prendete posto. Li fate tutti gli emendamenti, no? Bravo, grazie. Sì. Si fa O diciamo usare, sai voci di disgiochi. Buon dai, qui adesso la procedura com'è? Avanti, prego. Inserite le schede che iniziamo. chiede la parola prima l'assessore, prima la dichiarazione di voto. Prego, accomodatevi. L'assessore Giacinti ha chiesto di parlare, accomodatevi. Dai. Assessore Giacinti, prego. Vai, In modo telegrafico, anche perché come sentite non è che abbia molta voce. Date un po' di volume, grazie. Io semplicemente alla fine di questa seduta, di questi 3 giorni, volevo fare un ringraziamento a partire dal Presidente della prima Commissione, Andrea Tomaello, a tutti i Presidenti di Commissioni, a tutti i commissari della maggioranza e della minoranza, ma anche a tutti gli uffici che hanno collaborato, sia quelli della Giunta e sia l'ufficio legislativo del Consiglio. Io credo che si sia fatto un grande lavoro. Credo che questo lavoro abbia visto coinvolti anche i rappresentanti del partenariato economico e sociale nelle audizioni, che hanno visto qui presenti gli assessori, che ringrazio anche per il lavoro di questi giorni svolto in prima commissione per quello che riguarda i 600 emendamenti presentati dalla minoranza, e i dati che emergono proprio statistici su questi emendamenti credo che siano molto indicativi. La minoranza ha ritirato il 28% degli emendamenti che ha presentato, e tra quelli presentati la maggioranza ne ha accolto il 38%. Ecco, questi sono dati statistici che mettono in evidenza come non ci sia stato da parte di nessuno un approccio pregiudiziale, negativo, ma uno spirito, ovviamente nella differenza e nella dialettica che deve esserci e che è il sale della democrazia, e che poi per qualcuno magari diventa anche un po' aggressività, ma ci sta. E abbiamo comunque costruito un dialogo che è stato assolutamente proficuo, e questo dialogo la Giunta lo vuole continuare a mantenere anche successivamente nella prossima Scusate, settimana. sta parlando l'assessore e sta facendo un discorso ricognitivo su 3 giorni di lavoro. Ecco, anche la prossima settimana la disponibilità della Giunta nel collaborare con il Consiglio e anche con le minoranze sarà totale. Ecco, come diceva il Presidente Stefani nella giornata di ieri, il risultato di questo DEF, anche con l'arricchimento che hanno apportato le minoranze, questo documento di programmazione è molto molto importante. I pilastri su cui si muove sono quelli del sociale e della sanità, e lo vedremo anche sul bilancio per le risorse che sono state messe sulla sanità territoriale, che sono state messe sul sociale, che sono state messe sulle borse di specialità, per l'attenzione per i giovani, per lo sviluppo economico, la transizione digitale, quella ecologica. Ecco, tanti temi di cui avremo modo di parlare, di cui abbiamo parlato in questi 3 giorni, come prospettiva, come strategia, e di cui parleremo nei prossimi 3 per quello che riguarda poi l'atterraggio delle risorse per dare realizzazione a quello che è il programma di questa amministrazione regionale.
E anche in questo caso appunto l'appello che faccio a tutti, ma che sono certo che tutti accoglieranno, è quello di proseguire insieme questo cammino per il bene del Veneto e per fare in modo che la nostra regione esca veramente con largo anticipo dall'esercizio provvisorio. Forse quando abbiamo iniziato questo iter pochi ci credevano che ce l'avremmo fatta così in fretta, ma se il risultato riusciremo ad ottenerlo sarà per merito di ognuno di voi, sarà per merito del senso di responsabilità della Giunta, dei consiglieri regionali di qualunque gruppo, degli uffici che stanno lavorando e lavoreranno anche la prossima settimana in modo molto intenso. Grazie quindi a tutti e buona discussione finale. Grazie Assessore. Adesso iniziamo con le dichiarazioni di voto. Consigliere Stanelli, ricordo che le dichiarazioni di voto prevedono l'intervento di un componente per ogni gruppo. Grazie. Grazie Presidente. Inizio questa dichiarazione di voto dicendo una cosa che solitamente dicevo a lei, Presidente, che non era presente in quest'Aula durante le discussioni di bilancio, e mi spiace rilevare che il Presidente Stefani oggi nella chiusura, e io penso che invece nella replica, dopo aver sentito le cose che anche quest'Aula deliberava e soprattutto dopo aver sentito l'intervento che lui ha fatto ieri, avrebbe, io credo, dovuto essere presente in fase finale, perché quest'Aula, e io ci tengo molto a dirlo, serve per fare una cosa, non solo per approvare o non approvare gli emendamenti, ma la deliberazione, la discussione, ed è il motivo per cui a me piace parlare in quest'Aula e lo ritengo non solo un dovere ma anche un diritto. È quello che ci porta, come è capitato prima, a prendere un emendamento, ad avere un parere negativo e invece la deliberazione di quest'Aula a cambiare l'indirizzo di quell'emendamento. Sarà nulla, sarà poco, ma vedere un documento di 500 pagine che indirizza la via di questa regione è quello che io credo dovrebbe fare quest'Aula con gli interventi di tutti. Ed è per questo che speravo ci fosse un emendamento o degli emendamenti anche da parte della maggioranza. E vedere da parte... Ho detto emendamenti per favore, presentati dal relatore, dal correlatore, da voi stessi, ma come vi ho detto ieri in separata sede, lo sapete bene. Presidente, si può togliere gli occhiali da sole o è un motivo per prendermi in giro? No, perché mi ha appena preso in giro mentre parlavo. Quindi... Bene, adesso evitiamo nella fase finale di litigio. Sono loro che durante una discussione dove io dico che avrei voluto degli emendamenti, se volete lo ridico, ve l'ho detto anche ieri, in aula da parte anche dei consiglieri di maggioranza, perché io penso che un documento come questo sia importante e poteva essere emendato anche da chi ha delle idee, pur stando in maggioranza. Sapete qual è invece la cosa che avete fatto in maniera, io credo, errata per quest'Aula? Immaginare che quegli emendamenti prima ci fossero, poi si togliessero e poi si mettessero. Questo è quello che è accaduto ieri. Un dietrofront rispetto alla possibilità emendativa anche della maggioranza. Questo è il contenuto politico che ho detto ieri sera, che ho detto l'altro ieri e che continuerò a dire anche in dichiarazione di voto adesso. L'altra questione è il fatto che dentro gli emendamenti che abbiamo approvato oggi ci sono delle cose che in quel maxi c'erano, e lo ripeto e lo ribadisco. Ad esempio il fatto che nel diritto all'abitare per gli studenti, emendamento che avevamo presentato noi, non approvato, era un emendamento importante perché permetteva a questa regione di calmierare i prezzi per l'accesso alla casa degli studenti nelle città capoluogo. Lo ridico perché è un emendamento che, pur essendo stato presentato da voi e poi da noi, è stato bocciato. È ovvio che dico anche le 3 cose positive che sono uscite da quest'Aula grazie al lavoro che abbiamo fatto tutti insieme. E io penso di segnalarle alle 3 perché credo siano le direzioni importanti per i prossimi anni di lavoro. Quello che abbiamo approvato rispetto ad arrivare ad una norma sulla psicologia delle cure territoriali, la psicologia di base, a partire dai testi di legge depositati. Lo abbiamo approvato in questo documento, lo abbiamo fatto inserire e penso che questo dia la direzione di un lavoro che dovremmo fare entro il 2026. L'accesso alla casa, altro tema importante su cui
con il collega Cunegato abbiamo fatto una manovra emendativa importante su, in particolare, l'accesso alla casa, dando priorità alla rigenerazione del patrimonio ERP. Una cosa che abbiamo voluto mettere proprio perché quei due vasi comunicanti di cui parlavo ieri devono e possono essere ristabiliti. Intervenire nel social housing significa dover intervenire parallelamente sull'ERP, altrimenti creiamo un'opposizione tra popolazioni che stanno male e un'opposizione che non si deve creare. L'altra cosa positiva, e chiudo, e vado a chiudere, è la terza. Abbiamo approvato anche qui con la collega delegata alle politiche giovanili di approvare una norma quadro sui giovani. Ribadisco anche questa questione perché abbiamo una proposta di legge firmata da tutte le minoranze, che è una proposta di legge quadro, che ha dentro tutte le cose che io credo serviranno ai giovani, noi crediamo serviranno ai giovani di questa regione. Una norma che non prevede che le politiche giovanili siano spezzettate negli assessorati, ma che prevede un testo unico, come hanno tutte le altre regioni. La scorsa legislatura c'erano 3 progetti di legge, uno a prima firma del Presidente Zaia, della collega Brescaccin e uno mio. Non siamo arrivati a niente, nessuna approvazione. Questa volta c'è un testo, ne seguiranno immagino altri. Vi chiedo, non siamo riusciti a mettere quel 2026, ma vi chiedo di metterlo come priorità per il prossimo bilancio, per il 2027, perché se noi non agiamo subito sui giovani, se non agiamo presto e se aspettiamo altri 5 anni, io non voglio arrivare a 10 di mia presenza qui e non vedere quel testo, vi prego, al di là del rapporto politico, proprio vi prego, perché quello che nel momento in cui noi qui non facciamo, non dare uno sguardo ai giovani, fuori lo vedono benissimo. Allora anche quando li porteremo qui nelle audizioni a cui stiamo lavorando con il collega Soranzo, quando li porteremo qui, spero, a vedere dei consigli regionali dalle scuole, gli dobbiamo dire che ci stiamo occupando di loro. Allora aspettiamo una norma sui giovani, oggi l'abbiamo fatto scrivere nero su bianco senza una data. L'impegno che io spero potremo prendere a chiusura di questo DEF è di vederlo invece nel documento di economia e finanza che andremo a votare a dicembre, perché il 2027 deve essere l'anno in cui chiudiamo questa partita a favore dei giovani. Grazie consigliera. Prossimo iscritto. Consigliere Rocco. Ringrazio anch'io per il dibattito, per il lavoro di queste settimane. Io sono neofita, quindi per me era la prima volta e mi sono approcciato ovviamente a questo documento e a questa scadenza con molta umiltà, anche la voglia di imparare dai colleghi più navigati, apprendere anche dal lavoro degli uffici, quindi è stato anche un piacere constatare la qualità delle persone che lavorano per questa struttura. Credo che il senso del tipo di approccio che abbiamo avuto in quest'Aula corrisponda anche ai desiderata, gli annunci, l'afflato manifestato dal Presidente Stefani, che se non sbaglio ha definito questo un dibattito costituente. Siccome noi usciamo da un dibattito referendario, che non vorrei citare chiaramente per politicizzarlo, ma solo per evidenziare un aspetto che forse è caro agli italiani, quando si tratta di temi costituenti, più largo è il dibattito, più vengono coinvolte le sensibilità che magari non sono quelle strettamente di maggioranza, più solido è il lavoro e meglio poi ci si riesce a presentare di fronte ai cittadini. Quindi il senso di un DEF, di un bilancio costituente, può anche essere quello dell'aver cercato una più ampia convergenza. I numeri citati dall'assessore Pavanetto dimostrano questa apertura dell'assessore Giacinti. Filippo, come è stato rinominato durante questo dibattito, dimostrano insomma che questa apertura è anche voluta. Chiaramente ciascuno prova a rivendicare un po' le misure, che chiaramente sono misure di prospettiva sulle quali c'è stata una convergenza. Io cerco di citare quelle chiaramente più care al gruppo che rappresento, cioè a me stesso, e per dirla alla Fabio Noaro, dopo dichiarerò conclusa la polemica tra me stesso e il sottoscritto. Però il senso è che ci sono tante sensibilità che guardano a questa nuova legislatura e probabilmente il grande tema che noi affrontiamo è sicuramente un'emergenza sociale, ma penso che sia sostanzialmente il cercare di fermare la fuga di talenti. In questo senso
va per esempio la proposta che è stata accolta della creazione di una business school, proprio per andare a cercare di colmare quel gap che c'è tra l'attrattività che noi abbiamo in formazione, cioè noi abbiamo università eccellenti, abbiamo più studenti che vengono a studiare in Veneto di quelli che vanno a studiare altrove, e non per forza il fatto che giovani veneti vadano a studiare altrove è qualcosa di negativo, significa che abbiamo anche la capacità per mandare i nostri figli e i nostri ragazzi migliori nelle migliori università del mondo, ma al tempo stesso il gap è che poi questi ragazzi che si formano qui decidono di andare altrove. E infatti 7.400 che sono i neolaureati in magistrale che se ne sono andati nel 2024 è diventato un po' il senso e il dato più iconico e più significativo delle speranze che noi abbiamo cercato di riporre in questo documento, anche quando abbiamo per esempio proposto di iniziare a ragionare sul tema dell'addizionale regionale IRPEF, proprio perché noi abbiamo bisogno di risorse per cercare di dare delle risposte che oggi non sono più accontentabili, non riusciamo più ad esaurire soltanto dicendo ai veneti siamo più bravi, siete più bravi e ce la faremo sempre da soli. In questo senso allora il tema della business school, del politecnico, dimostrano il fatto di cercare di tornare a fare politiche economiche, politiche di sviluppo, politiche di unione di quelli che sono da una parte i bisogni formativi e dall'altra i bisogni delle aziende che fanno sempre più fatica a cercare di competere. Quindi sono molto contento che ci sia apertura in questa direzione. Forse siamo ancora un po' timidi rispetto a un'emergenza che noi abbiamo, cioè riconoscere che c'è un'emergenza in questa regione sulla competitività, sul futuro che diamo ai nostri talenti, dovrebbe essere il presupposto per provare a scrivere nei nostri documenti strategici qualcosa che ci impegni a dare una prospettiva a chi si forma qui, a chi vuole continuare a vivere qui, ma che oggi sta guardando ad altri territori. Ok. Ringrazio l'attenzione che c'è stata anche con l'assessore al sociale al tema delle famiglie fragili. Io riconosco, sento che c'è una sensibilità insomma, in questa amministrazione, in questa giunta rispetto ai temi del sociale, quindi è emersa anche nel confronto, nel numero di emendamenti che insieme siamo riusciti ad approvare. Mi concentro anch'io un attimino sul tema dello psicologo delle cure primarie, perché è giusto anche ricordare che non siamo all'anno zero, cioè c'è una storia. Ovvero per esempio l'assessore Ruzza, che ho conosciuto in altre vesti, è stato uno dei primi a proporre, nel 2012 forse assessore Bendinelli era nell'ordine degli psicologi una proposta di legge, lì c'erano i progetti pilota di Schio con la dottoressa Laugelli, c'era Cappella Maggiore, quindi c'erano dei progetti pilota. Il fatto che finalmente siamo riusciti però insomma anche attraverso proposte di legge che arrivano da questa parte insomma, della barricata a dire che noi abbiamo una visione che non è soltanto il progetto pilota, ma cercare di dire dove vanno questi psicologi, che tipo di formazione hanno, che non siano soltanto psicologi o psicoterapeuti ma attraverso un albo, cioè iniziare a dire noi diamo una definizione a questa figura e ne riconosciamo il valore nella capacità di andare a intercettare i bisogni, perché non solo un bisogno psicologico di benessere mentale che non viene intercettato un domani sarà un problema sociale. Cioè, quello che ci hanno detto queste sperimentazioni è che dove c'è un malessere psicologico un domani non ci sarà soltanto una persona che delinque, una persona che non è in grado di andare verso l'indipendenza, ma ci sono anche bisogni di salute, maggiori patologie cardiovascolari, più esposizione ai temi dell'invecchiamento, del decadimento cognitivo. Quindi questa figura è giusto che si arrivi insomma, a definire, forse un po' timido per ora che in questo dispositivo di legge che ci è arrivato ci sia 1 milione di euro e quindi cercare di aprire, di finanziare, se crediamo che la salute mentale sia un diritto e sia un bisogno e sia anche un tema, è sbagliato dire che tutto sia competitività, ma di benessere di una regione, allora è importante cercare di arrivare sulle risorse. Mi dispiace un po' e vado a conclusione il tema che non siamo riusciti ad affrontare, che è stato bocciato, diciamo, della metropolitana in superficie. Mi piace questa definizione. Era il 1988 quando Carlo Bernini stringe le mani del ministro dei trasporti e dice il Veneto finalmente si dota di un meccanismo di trasporto cadenzato. Ovviamente questo tema è caro perché vengo da Treviso e ho imparato con gli anni che l'unico treno in
tutta Italia che è puntuale è il treno che va da Mestre a Padova, visto che ha la precedenza che arriva da Treviso che sballa per 7 minuti. Quindi l'unico treno che è puntuale in questa regione, in questo paese, è quello che non ti permette di prendere la coincidenza. E questo fa in modo che se uno deve andare da Treviso a Padova ci mette 37 minuti se tutto va bene, se va male ci mette 1 ora e 20. E questo oggettivamente è un problema di diritto al trasporto, di diritto alla mobilità, ma anche di competitività, perché significa che il 30% della mobilità che è su gomma potrebbe essere, attraverso un sistema cadenzato, risolto con investimenti sul trasporto pubblico. Capisco il ragionamento del dire non chiamiamo la metropolitana in superficie perché sennò non si possono fare investimenti in altri territori, ma una regione sceglie anche dove vede che in quel momento c'è maggiore bisogno di investimento. Ci apprestiamo chiaramente adesso al bilancio, che sarà cercare di rendere concreto quello che abbiamo fatto, e chiaramente ringraziamo per il dibattito che c'è stato, ma speriamo che sul bilancio si riesca a fare quello scatto e andare a finanziare alcune delle voci che condividiamo, ma rispetto alle quali bisogna trovare una copertura economica. Grazie consigliere Rocco. Consigliera Cendron. Presidente e colleghi, intanto ringrazio per l'esperienza condivisa in questi giorni. Anch'io da neofita ho imparato molto e ho cercato di capire il funzionamento di questo consesso e sono abituata da amministratore e, come dire, in maniera molto pratica a rapportarmi quella che è la vita reale. Ho avuto un po' questa sensazione che condivido con voi. Voi sapete che per chi ha figli questo è il periodo in cui si fanno i colloqui con i professori prima di Pasqua, verso Pasqua. E la frase che i genitori temono un po' di sentirsi dire è l'alunno ha le capacità ma non si applica abbastanza. E allora io ho avuto un po' questa sensazione. Noi proprio come Civiche Venete all'interno dell'intergruppo abbiamo ragionato per portare un approccio costruttivo, un miglioramento a quelle che sono tutte le missioni, avendo ben chiaro quello che è il focus. Appunto siamo partiti proprio dal ragionamento di costruire il futuro, la costruzione del futuro avendo chiaro il focus di quei 56.000 giovani che hanno lasciato il Veneto tra il 2011 e il 2024. E da qui abbiamo cercato di spaziare toccando tutti i temi. Il tema della casa, dei lavoratori, delle giovani coppie, il tema del lavoro, delle imprese che cercano personale, dei giovani che se ne vanno, la salute, soprattutto il fatto che mancano medici, infermieri, tecnici, le liste d'attesa, la crescita del privato, la salute mentale, le case di comunità. Il sociale, abbiamo quel tema importantissimo degli ambiti territoriali e sociali che ha lasciato un po' a metà del guado e bisogna che rafforziamo l'assistenza anche agli enti locali. E poi abbiamo gli anziani con 12.000 persone in lista d'attesa e non autosufficienti che hanno bisogno di entrare in una residenza, una residenza per l'assistenza. E abbiamo i temi importanti come la transizione ecologica, quindi preservare la qualità dell'aria, dell'acqua, la sicurezza idraulica, le infrastrutture, i trasporti, la logistica. Noi ringraziamo davvero per l'apertura che hanno dimostrato i colleghi e gli assessori e per il lavoro di sintesi che è stato fatto e che ha permesso di arricchire questo documento, che è un documento di tutti, ma soprattutto un documento dei veneti. Sentiamo ripetere dal Presidente Stefani temi centrali come il sociale, i giovani, l'innovazione, la semplificazione amministrativa, la sussidiarietà dei comuni e degli enti locali. Però appunto sentiamo appunto parlare anche di queste piattaforme, di strumenti partecipativi, di operazioni finanziarie. Diciamo che le priorità senza le coperture non diventano più priorità. Quindi
davvero il DEF lo facciamo ora e non fra 2 anni. Il punto quindi diventa politico, perché si decide di non utilizzare strumenti certi per finanziare interventi che sono necessari, e l'avete riconosciuto anche voi, come per esempio agire con la leva fiscale, toccando poi una minima parte dei contribuenti veneti, sapendo che invece infiliamo comunque le mani nelle tasche dei veneti, soprattutto considerando la pedemontana e quella che è la spesa sanitaria privata. Allora, sono state davvero giornate intense e anche con dinamiche molto particolari per chi lo vive per la prima volta in aula. La maggioranza si ferma, riscrive di fatto il proprio documento cercando una sintesi, probabilmente anche una sintesi fra le diverse parti, perché abbiamo capito che eravamo abituati a numeri più monolitici. Poi presenta questo documento e poi lo ritira. Lasciatemi dire che anche questo è stata un'esperienza un po' peculiare da vedere, il fatto di assistere a questo balletto, neanche troppo imbarazzato da parte di chi governa. E mi pare di capire che lo sia stato anche per i colleghi di maggioranza, forse abituati ad altre composizioni della maggioranza. Questo documento di economia e finanza ci mettiamo un insufficiente, un meno, però le intenzioni ci sono, l'abbiamo capito, i principi ci sono, le intenzioni ci sono, però non cambia direzione in maniera netta. Ecco, noi ci auguriamo proprio che ci sia questa intenzione, che ci sia più uno sguardo netto sul futuro, che non abbiamo bisogno di conservazione, ma abbiamo bisogno di una maggiore capacità di scegliere e di prendere posizioni forti. E quindi l'alunno, pur riconoscendo che ha buone intenzioni, e questo l'abbiamo capito e ringraziamo per le aperture e per il lavoro che insomma ci siamo dati come obiettivo di fare assieme, non si è applicato abbastanza, questo lo dobbiamo dire, e quindi sarà rimandato a settembre, magari col nuovo DEF, col nuovo bilancio. Ma sappiamo anche che non vi farete trovati impreparati e che possiamo lavorarci bene assieme. Grazie. Sì, grazie. Vorrei ricordare, giustamente mi viene anche ricordato che la dichiarazione di voto dovrebbe essere anche l'espressione della posizione finale, poi quindi voto contro, mi astengo, voto a favore, in modo tale che poi resta tutto agli atti. Giusto, consigliere Stanelli? Allora rifacciamo, dai, dichiaralo per favore. Dichiara che voti contro. Grazie Presidente per dichiarare il voto contrario di Alleanza Verdi Sinistra e Reti Civiche, se non si fosse capito. Prego, consigliera Cendron. Poi c'è Rocco. Prego. Perché non arriva la parola. Contrario. Bene. Consigliera Cendron. Anch'io voto contrario, apprezzando le buone intenzioni. Bene. Prego, consigliere Sumsky. Grazie, buonasera. Ringraziamento alle strutture per il lavoro che hanno fatto, agli assessori, ai consiglieri. Sono un neofita, quindi vengo da un'esperienza diversa che quella del Consiglio Comunale, quindi totalmente diversa. E si impara sempre nella vita a qualsiasi età. Il giudizio sul documento riconosce la genesi compressa nel tempo e la programmazione generale.
E al di là della fase emendatoria in cui insomma, abbiamo visto accogliere ben poco delle nostre osservazioni, ma su cui non abbiamo fatto nessun atteggiamento ostruzionistico, voglio rimarcare alcuni temi che ci stanno comunque a cuore, iniziando dalla sanità. La preoccupazione principale, lo ribadisco, è quella per la medicina territoriale, che è molto, al di là delle velleità delle case di comunità e la costruzione delle esse, siamo in grossa difficoltà perché ci vogliono risorse oltre che finanziarie, umane e quindi anche organizzative. Ribadisco, come ho detto anche all'assessore, che la formazione per il medico di medicina generale, visto che c'è un impegno importante per le borse di studio, va riscritta. Per come vengono formati adesso non daranno la risposta di filtro, me ne assumo la responsabilità, ma tanto i sindacati lo sanno, i medici come la penso, non si assumono la responsabilità di affrontare in prima persona la salute dei individui che si affidano a loro, quindi delle persone umane. C'è da eliminare, e apprezzo complessivamente l'intervento di sburocratizzazione in atto, che deve essere molto spinto, anche se arriva al limite del contrasto con norme regionali, ma soprattutto dei medici. Guardate che la follia del certificato di invalidità con attività di CAF che è stata trasferita ai medici di medicina generale, io la sento ogni giorno dai colleghi, cioè perdono un sacco di tempo, cioè una follia, oltre a costare ai cittadini in maniera notevole perché si fanno anche pagare. Ha ragione che i sindacati medici hanno guardato solo la possibilità di incassare soldi, non di dare un servizio. Ricordiamo, come abbiamo fatto una mozione, non siamo riusciti ancora a discutere, benché sia passato tanto tempo, sulla necessità di dare un occhio serio ai danneggiati da vaccino. E anche su quello che è un altro problema che è molto sentito da una parte della popolazione, sulle vaccinazioni per la viaria. Ma al di là di questo è l'eredità di chi viene poco, per una narrazione fatta negli anni precedenti, si è creata una grossa problematica di sapere a sicurezza, cioè dare delle risposte con certezza, gli attendiamo la risposta. Territorio e ambiente è anche un problema che ormai è documentato, con lo spreco del territorio nel senso di consumo che è stato attuato in particolare anche del Veneto, quindi il principio deve essere meno nuova edificazione e, come è stato anche detto correttamente e lo apprezziamo, più recupero e rigenerazione. Più controllo a monte su autorizzazioni per grandi impianti, fotovoltaici, biometano, inceneritori e quant'altro, perché da come ci viene manifestato dal territorio spesso non si riescono ad avere le documentazioni di autorizzazione per essere valutate. Valutazione della fattibilità delle grandi opere, quindi chiaro, tocchiamo dalla pedemontana ad altre ipotesi che abbiamo sentito in campo, sul piano della sostenibilità sia economica, ambientale, nel breve e nel lungo periodo, perché non voglio sentirmi ridire ogni volta che fra 15-20 anni ci sarà una ricaduta positiva per il territorio, che ci può essere, ma il costo lo paga chi sta prima nel territorio. Il confronto con il territorio, avevamo anche messo su un emendamento, i cittadini prima di ogni decisione con un loro coinvolgimento propositivo, che non vuol dire sentirsi d'accordo tutti, perché non si arriva certamente da nessuna parte, però con un'informazione corretta, cosa che io nella mia attività di sindaco ho sempre fatto, cioè le grandi proposte che impattavano prima venivano discusse, poi venivano ridiscusse e poi me ne prendevo la responsabilità nell'andare avanti. Ci sta a cuore, abbiamo fatto anche una proposta di legge, l'identità veneta, la cultura e la storia, da rinforzare per arrivare al riconoscimento della lingua veneta come minoranza linguistica italiana. In Brasile è riconosciuta come lingua e qua in Italia facciamo finta di no. Lo chiamano italiano, ma è il veneto che parliamo, il mio bisnonno, insomma. Chiaramente il tutto è sotto la carenza delle risorse. Visto che sta arrivando ormai un periodo che può essere, tocchiamo ferro, ma di recessione, e quindi le tasche dei cittadini corrono il rischio di essere già penalizzati dall'inflazione, dagli aumenti, anche da altre ipotesi. Allora, noi siamo non ideologicamente contro un IRPEF, però siamo contrari che non si metta mano al residuo fiscale, che è 15 del Veneto, sono 15 miliardi, dobbiamo su questo piantare i piedi, l'ho già detto in uno dei primi interventi, e dobbiamo cercare da questo punto di vista
di ottenere il massimo perché ce lo meritiamo, ma non perché ci raccontiamo che siamo i più bravi, per quello che eroghiamo i servizi e per quello che abbiamo come contributo alla nazione sul piano economico, fiscale, di sviluppo e culturale. Mi auguro che il vicolo cieco, a mio giudizio, dell'autonomia differenziata porti comunque qualche milionata a casa, che piuttosto che niente, meglio piuttosto, ma non ritengo che abbia la possibilità di cambiare sostanzialmente. E quindi, visto che siamo a inizio legislatura, rivolgendomi al Presidente Stefani, alla Giunta, all'intero Consiglio e a tutti i veneti, io proporrei una cosina diversa, partendo dall'articolo 2 dello Statuto della Regione Veneto, dell'autogoverno. Visto che ci sono state delle iniziative già abbozzate, ma guardate, non è una cosa così come pensate folcloristica, si parla di holding autostradale veneta, gestione delle risorse idroelettriche venete, l'ipotesi di multi-utility che l'assessore Veneta da portare avanti, cioè valorizzare, non solo perché siano in Veneto, ma anche come ritorno economico, oltre che di efficienza, le cose del Veneto. Abbiamo parlato prima della provincia di Belluno, ma anche la caratteristica di attribuire completamento a quello che la legge regionale 2014 prevede. Anche questo, secondo me, è una cosa che traccia una via. Noi proporremmo a breve anche una proposta, dico moneta, ma parlo credito perché sennò qualcuno si alza a saccarega, credito regionale. Ci sono delle ipotesi che vanno affrontate, le presenteremo, e quindi per fare questo non è che può farsi una proposta che fa uno o l'altro. Io credo che dovremmo tutti fare un ragionamento diverso. Io proporrei la nomina di una costituente per l'autogoverno veneto, a cui partecipano rappresentanti del Consiglio regionale, esperti di diritto, di economia e management, al fine di elaborare una prima ipotesi di governance regionale, di modello diverso veneto regionale, che si cali sulla realtà, cioè quello che riusciamo, senza aspettare che qualcuno ci dia qualcosa, nei limiti della legge, dello spirito del 112 della Costituzione, tutto quello che volete, senza stravolgimenti, ma per caratterizzarci. Noi veneti nei secoli abbiamo dimostrato una capacità innovativa, anche tutt'oggi, Faggino lo cito, ma tante altre realtà. Perché non credere in noi stessi ora e realizzare qualcosa di diverso, utile alla nostra terra e alla sua gente? Pensateci. Chiaramente sul documento, visto che non è il nostro parto, il nostro voto per il momento, in attesa di vedere poi nel tempo come si evolveranno le cose anche in termini di concretezza, è contrario. Grazie. Consigliere Pasqualon. Eric. Sì, grazie Presidente. Allora, come capogruppo dell'Unione di Centro, ovviamente esprimo voto convintamente favorevole a questo documento, che è il primo documento della nuova legislatura, quindi è tutto nuovo, è stato tutto nuovo anche per me, per questa nuova esperienza, ma che all'interno di questo documento si dettano le linee programmatiche di governo 2026-2028 e lo si fa attraverso una visione che è ben chiara. E cito le prime due righe del DEF, che ci dicono che la sfida più grande del nostro tempo è demografica e sociale, e per vincerla occorre mettere al centro la persona e rafforzare il senso di appartenenza a un'unica grande comunità. Mettere al centro la persona, l'abbiamo sentito molte volte dire dal Presidente, l'abbiamo sentito dire anche dal nostro gruppo UDC, con il quale ovviamente abbiamo condiviso le linee programmatiche di mandato, e lo diciamo convintamente, lo vediamo attraverso i dati del DEF, che ci dicono come la nostra visione sia una visione chiara, concreta, che guarda i dati, che parte dai dati, che sono dei dati che non sono tutti negativi, come ho sentito esporre anche nelle scorse settimane, ma sono dei dati che partono da una regione che è una regione solida, che cresce, che ha un PIL regionale che va oltre i 200 miliardi, con il PIL pro capite nel 2025 pari a 42.000 euro, con 414.000 aziende, imprese attive nel nostro territorio, che costituiscono l'8,2% del totale nazionale. Quindi dei dati positivi che ci dicono che il Veneto sta bene, che però ci dicono che all'interno di un contesto internazionale complesso
abbiamo di fronte a noi diverse sfide e noi come UDC, come maggioranza, credo che vogliamo affrontare queste sfide con la concretezza che ci contraddistingue, entrando nel merito di alcuni temi. Penso alla missione 12, che è la missione per noi molto cara, che è quella delle politiche della famiglia, le politiche sociali, che mettono all'interno di questa missione la centralità della persona, l'attenzione alle persone più fragili, l'attenzione al mondo della disabilità, della non autosufficienza, con una riforma, l'abbiamo detto, difficile, nuova, che è quella delle ATS. Ringrazio, vedo qui l'assessore Paola Roma, per l'attenzione che ha avuto e la sensibilità rispetto agli ambiti territoriali sociali, promuovendo da subito gli incontri nei territori, in tutte le province, con le ATS, con i capofili degli ambiti, che hanno espresso anche le loro perplessità o perlomeno le loro criticità rispetto a una riforma che è nuova. Quindi la Regione da questo punto di vista c'è per rafforzare l'assistenza domiciliare, per sostenere la legge sui caregiver, ne abbiamo parlato già tante volte, per promuovere modelli innovativi dell'abitare, social housing, una scommessa anche questa che dobbiamo portare a casa nei prossimi mesi, e quello dell'inclusione, del sostegno alla natalità e al contrasto alla povertà. Tutte azioni che riteniamo prioritarie all'interno del DEF e che ci sono all'interno della missione 12. Parallelamente parliamo anche della missione 13, che è quella della tutela della salute, che vanno di pari passo con il sostegno alla medicina territoriale, con investimenti per quanto riguarda DM77, case di comunità, ospedali di comunità, e con la proposta del Presidente Stefani rispetto al psicologo territoriale, una figura importantissima che andrà all'interno delle case di comunità e darà maggiori servizi per far sì che la nostra medicina sia una medicina ancora più a servizio del cittadino, una medicina territoriale che non lasci indietro nessuno e che tratti la salute mentale non solo per gli adulti ma anche per i nostri giovani. Tra le varie missioni che mi piaceva sottolineare all'interno del DEF c'è la missione 3, che è quella della sicurezza. Sicurezza significa dare qualità maggiore di vita ai nostri cittadini, perché la sicurezza è qualcosa di percepito e è una cosa integrante della nostra vita quotidiana, che significa anche non solo potenziamento del sistema di videosorveglianza, rafforzamento dei tavoli di coordinamento tra istituzioni e forze dell'ordine, ma anche sicurezza viaria. Noi in Veneto stiamo facendo grandi opere, ma credo che all'interno del DEF ci siano anche segnali importanti che vadano nella direzione di dare un sostegno concreto dal punto di vista economico a tutti quegli interventi nei piccoli comuni. Penso alla legge 39 con oltre 17 milioni, che darà delle risposte concrete rispetto a delle esigenze territoriali che sono delle esigenze fondamentali. Da sindaco posso dirlo con consapevolezza. Tra le varie altre missioni, 2 pilastri di questo bilancio, il tema dell'istruzione e della cultura, che non sono risorse allocate nei bilanci in maniera casuale, ma sono risorse che sono degli investimenti per la nostra comunità. Vengo da un'amministrazione che in 5 anni ha investito €500.000 in cultura e oltre 3-4 milioni per quanto riguarda la scuola. Quindi ritengo che scuola e istruzione siano 2 pilastri anche del DEF della Regione. Lo vediamo con i dati, dal diritto all'accesso allo studio, al consolidamento del legame tra formazione e sistema produttivo, e la legge dell'identità culturale, e tutta una serie di altre iniziative che promuovono, lo vedremo poi nel bilancio, iniziative culturali. Tra le altre missioni, missione 16, quella delle politiche agroalimentari, caccia e pesca, quella della transizione energetica e sviluppo sostenibile, penso al nuovo piano energetico regionale sulle energie rinnovabili, sull'autonomia energetica e sull'autoconsumo e le comunità energetiche, e penso anche allo sviluppo, missione 14, economico e l'accesso al credito delle nostre aziende. Sono tutti aspetti fondamentali che nel DEF vengono ben definiti e che tracciano la linea di questa amministrazione regionale. Un passaggio veloce lo volevo fare anche nel mondo del volontariato, che viene ovviamente citato e descritto all'interno del DEF, nella missione 11 sul soccorso civile, quindi sulla protezione civile, il sostegno ai nostri volontari che da sempre intervengono non solo nell'emergenza ma anche nella prevenzione. La legge 13 regionale dà
possibilità di sostegno attraverso strumentazioni agli gruppi di protezione civile, o penso anche ai piani di protezione civile per i nostri comuni. E un'attenzione particolare anche al mondo del volontariato delle Proloco, con gli oltre 10.000 enti del terzo settore che rappresentano un esempio di coesione sociale del nostro territorio e una sorta di infrastruttura sociale diffusa che diventa fondamentale per le nostre comunità. Concludo il mio intervento con lo sport, quindi anche qui investimenti importanti nel DEF sul tema dell'impiantistica sportiva, la legge 8, e la possibilità di far fare sport ai giovani. È vero, lo diceva la collega Ostanel, che i giovani sono affiancati nel DEF allo sport. Credo che anche questo forse in futuro avrebbero, diciamo, necessità ancora di maggior spazio all'interno del DEF. Sono d'accordo. Non sono d'accordo quando però si dice che la Regione non ha investito nei giovani, perché io, da Presidente del Comitato dei Sindaci del mio distretto Alta Padovana, nei dati che ho del 2025 noi abbiamo ricevuto oltre 1 milione di euro di DGR regionali su attività che riguardano i giovani. Quindi credo che ci sia bisogno, è vero, di una cabina di regia ancora più forte, sono d'accordo, di trovare delle linee di indirizzo che vadano magari nella direzione di ascoltare il territorio, di organizzare queste iniziative con le cooperative, con i territori, ma non si parte da zero. Credo che i dati che abbiamo sono dati che ci dicono che la Regione ha investito e sicuramente investirà maggiormente ancora in futuro. Quindi ecco, noi in base a quello che ho detto siamo convintamente favorevoli a questo DEF e credo che siamo pronti anche a discutere nei contenuti questo bilancio la settimana prossima per entrare nel merito e vedere che di fronte a queste parole, di fronte al DEF che descrive la situazione diciamo programmatica del nostro governo, ci sono a fianco anche risorse necessarie per essere concreti, dare risposte ai nostri cittadini che si aspettano. Grazie. Grazie consigliere Pasqualò. Consigliere Baldan Flavio. Grazie Presidente, signori consiglieri. Io come prima cosa mi associo alle parole dell'assessore Giacinti, perché ringrazio tutto il personale della Regione Veneto. Per chi come me non lo conosceva o non aveva questa esperienza, ho trovato persone disponibili ed efficienti, così come ringrazio anche per la disponibilità nel corso dei lavori della disponibilità, dicevo, di tutti gli assessori che compongono la Giunta regionale, e questo fa enormemente piacere. Non sarò lunghissimo. Allora, io parto, non sto qui adesso a mettere l'accento su alcune cose che mancano, su alcune cose che andavano migliorate, eccetera. Qui questa regione aveva un'esigenza, l'ha detta l'assessore Giacinti, l'abbiamo imparata anche per chi come me è qui per la prima volta, l'abbiamo imparata dai ritmi di lavoro. L'esigenza era uscire dall'esercizio provvisorio, è uscire dall'esercizio provvisorio. Per favore. Perché l'esercizio provvisorio non consente, dal lato diciamo della pianificazione di bilancio e finanziaria, di pianificare il futuro di questa regione in particolare. E quindi l'esigenza era così forte che i ritmi di lavoro hanno dovuto essere questi. Purtroppo probabilmente si è perso qualcosa dal lato della qualità e della ponderazione delle varie situazioni, in qualche modo su cui ragionare, su cui apportare modifiche, ma l'esigenza era fondamentalmente questa. Ovviamente questo è un punto di partenza per una legge di bilancio, quella che vedremo nella seconda parte di quest'anno, che sarà ben più importante. E sarà ben più importante perché, ahimè, molti degli scenari che sono descritti anche nel DEF saranno probabilmente molto diversi, e questa regione sarà chiamata a fare delle scelte importanti dal lato della fiscalità,
scelte importanti dal lato delle spese, dal lato delle infrastrutture e ovviamente anche dal lato sanitario, pur essendo il Fondo Nazionale Sanitario. Assessore consigliere De Berti, per favore. Pur essendo coperto dal Fondo Nazionale Sanitario. E il discorso è questo, vedete, prima faccio un accenno sul discorso demografico. Noi siamo chiamati nei prossimi anni, nelle prossime leggi di bilancio, nei prossimi documenti, a dare una visione importante a questa regione, una visione che necessiterà di osservare quello che accade attorno a noi, perché è importante, perché ci muoviamo in uno scenario in cui nessuno è in grado di farcela da solo da questo punto di vista. E quindi, anche se la nostra regione, come è stato sottolineato, è una regione da 200 miliardi di PIL, è una delle regioni più importanti di questo Paese, ha bisogno ovviamente di trovare compensazione per superare gli scenari che di volta in volta si verificano dal lato europeo e internazionale, ha bisogno di trovare ovviamente dei supporti importanti e ha bisogno anche, e lo dico con un'estrema franchezza, ha bisogno, al di là delle ideologie che politicamente ci dividono o ci fanno vedere le cose in modo diverso, ha bisogno che il Veneto faccia squadra quasi unitariamente per ottenere delle cose che sono importanti per tutto il Veneto. Io faccio un esempio, ma credo sia l'esempio più sintomatico. Sulla legislazione speciale per Venezia, se non siamo compatti a livello complessivo, noi non riusciremo a ottenere niente sul modello di Roma Capitale. E qui necessita un salto di qualità, altrimenti se noi rimarremo a contrapporci da questo punto di vista qua, credo che il Veneto otterrà ben poco, l'ha ottenuto fino adesso e Venezia otterrà ben poco da questo punto di vista. E allora vado a chiudere molto velocemente da questo punto di vista. Mi auguro che questo documento ovviamente non poteva essere un documento coraggioso, è un DEF che in qualche modo annuncia una manovra di bilancio che è molto similare a quella dell'anno scorso. Mi auguro che questo, anche alla luce di quello che sottolineava prima l'assessore Giacinti, cioè ci avete dato, sono stati passati il 38%, approvati il 38% degli emendamenti all'opposizione, sia un punto di partenza poi per i prossimi documenti istituzionali che arriveranno, in particolare per la legge di bilancio, per poter fare dei ragionamenti e delle scelte più opportune. E anche, ripeto, riconoscendo sicuramente degli errori, perché dal lato Superstrada Pedemontana Veneta qualche errore c'è stato, ma non siamo qui a colpevolizzare. Io credo che in questo momento conti di più trovare le soluzioni. Mi auguro che arrivi la soluzione e ve la chiede, guardate, e chiudo, ve la chiede la soluzione e ce la chiedono e ce la chiede a questo Consiglio, alla Giunta, tutti quegli stakeholder che abbiamo ascoltato nelle audizioni nelle varie commissioni. Perché se c'è un punto che li accomuna tutti è che sono tutti venuti a chiedere risorse e a dirci che qualcosa non funziona e che abbiamo bisogno di questa regione. Mi auguro che questo messaggio possa essere importante nel futuro e nelle decisioni che andremo a prendere. Questo è un voto contrario, lo annuncio, a questa manovra, a questo DEF, ma ripeto, lo annuncio non come ideologia del Movimento 5 Stelle, mia personale, che rappresento, ma l'annuncio perché in questa situazione qui, per come era messa Regione Veneto, di più non si poteva fare. Grazie. Grazie consigliere. Consigliere Manildo.
Grazie Presidente, grazie, anche io mi unisco al ringraziamento agli uffici della Regione che hanno lavorato in un modo impeccabile, generoso, una disponibilità che ho visto rare volte nella mia esperienza. Ringrazio anche gli uffici del gruppo del Partito Democratico che hanno assistito noi neofiti, generosamente e anche guidandoci in momenti in cui avevamo bisogno di capire tecnicamente come venivano fatte le cose. E ringrazio i colleghi del gruppo del Partito Democratico e i colleghi dell'intergruppo e delle opposizioni perché stiamo lavorando insieme, era un compito che mi ero prefissato con la candidatura, quello di cercare che un'opposizione diventasse potenziale alternanza. Per farlo è necessario un lavoro di squadra, una coesione, una capacità di avere una sintesi fondamentale, una capacità propositiva, non soltanto dire di no a delle cose, ma avere una capacità di visione e di contribuire a una visione. E penso che questo primo passo, questo primo test abbia dato dei risultati incoraggianti e li ringrazio per l'energia, la passione e la competenza che hanno messo. Ringrazio l'assessore Giacinti, la Giunta, per la disponibilità. Diceva l'assessore Giacinti, il 38% di emendamenti accolti, molti discussi, molti che si tramuteranno in ordine del giorno, quindi devo dire che dal punto di vista del confronto ravviso una grande disponibilità e questo mi fa ben sperare sulla possibilità di poter incidere e insieme migliorare il nostro Veneto. Per quanto riguarda il documento che dobbiamo votare, lo abbiamo detto all'inizio, un momento fondativo, un momento cruciale, questo del cambiamento, eredità, prospettiva, un momento in cui il DEF iniziale ci consegna un elenco di criticità che vanno dal calo demografico, fuga dei giovani assolutamente drammatica, 590.000 veneti, tasso di povertà, liste d'attesa lunghe. Ecco, queste esigenze richiedono una grandissima risposta. Abbiamo notato da questo documento che, e siamo già, diciamo questa è la parte assolutamente positiva, che queste esigenze finalmente vengono viste e vengono accolte. Ecco, ritengo che questa sia una cosa importante, accolte nel senso che vengano capite che esistano. Secondo me la politica è empatia, è capacità di capire che ci sono delle cose su cui dobbiamo intervenire. E l'analisi è sicuramente un'analisi che ci chiama all'azione. Questa azione manca di coraggio. Secondo noi il del DEF, che è il documento programmatico per eccellenza, è stato detto da tutti, anche dai consiglieri che mi hanno preceduto, questo documento programmatico ha una visione, dice raccolgo questo, questa è la mia eredità, ma questo è quello che io voglio fare. Abbiamo visto poca concretezza, poca innovazione. Abbiamo anche, l'abbiamo detto con la prima conferenza stampa, la difficoltà, questo tempo tremendo, questa difficoltà enorme chiedeva il coraggio anche di finire con delle tasse occulte, indirette, ma incominciare anche a pensare ad avere un riequilibrio che possa portare a una distribuzione più equa delle ricchezze. Ecco, io penso che questo sia un tema fondamentale e in questo ho visto poco coraggio da parte della Giunta e del Presidente Stefani da distaccarsi dal passato. Nel suo intervento il Presidente Stefani ha riecheggiato molti dei temi che in conferenza stampa nella presentazione del nostro emendamento avevamo detto. Gli ho sentito parlare di futuro e coraggio. A me piace il tema che si parli di futuro, l'ho avuto modo di dire come correlatore. Io penso che la politica si debba occupare del presente ma con lungimiranza, non come gestione del consenso. Non penso che il profitto dell'azione politica sia soltanto il consenso personale, ma sia il miglioramento del luogo in cui viviamo. Ecco, su questo come opposizione abbiamo cercato di fare del nostro meglio, abbiamo portato dei temi che ritenevamo essenziali e necessari, corroborare la visione della maggioranza. Sul tema della sanità e del sociale si sono addensati la maggioranza dei nostri emendamenti, ma abbiamo
toccato con attenzione quello delle attività economiche, abbiamo guardato con grande attenzione l'agricoltura, la pesca, attività spesso dimenticata, e il consigliere Montanariello bene fa a ricordarlo in ogni suo intervento. Ritengo che sia una delle nostre ricchezze e sia necessario avere un occhio di riguardo su questo tema. Ma abbiamo detto cerchiamo di creare sviluppo, cerchiamo di creare futuro, e finisco dicendo dove tutti insieme dobbiamo dare una sfida importante. La sfida demografica ricordata anche da Eric Pasqualon, da tutti quelli che hanno parlato prima di me. La sfida demografica è fondamentale. La fuga dei giovani è qualcosa a cui come sistema veneto dobbiamo dare risposte. Su questa c'è stata tanta timidezza dal punto di vista di una visione sul trasporto, una mobilità che deve pensare a come cercare di attuare il biglietto unico e come cercare di pensare a delle agevolazioni per il trasporto. La libertà di movimento ci dà la possibilità di pensare alle aree montane non come aree non collegate a un tessuto. Riprendo un concetto caro al consigliere Dal Bianco: dobbiamo pensare a una metro montagna, al fatto che ci sia un collegamento, e la montagna non soltanto un luogo dove si va in modo stanziale, ma un modo che si può raggiungere, è un luogo che è adeguatamente servito. Ecco, se noi incominciamo a pensare alla libertà di movimento, ai trasporti come qualcosa di essenziale per far crescere l'ecosistema veneto, incominceremo a fare qualcosa che ci aiuterà a creare sviluppo. Sulle politiche dell'abitare hanno già parlato chi ha parlato prima di me, ritengo che ci debba essere assolutamente una gran forza, e lo stesso le risposte per creare sviluppo con le piccole e medie imprese nel settore dell'innovazione. Oggi abbiamo perso un'occasione a non votare l'emendamento che voleva fare di Marghera un polo per l'intelligenza artificiale. Ritengo che sia fondamentale pensare anche in questa direzione. Accolgo infine con favore le parole del Presidente Stefani che riguardo la necessaria e attesa da 25 anni riforma delle IPAB apre a un confronto con le minoranze. Ritengo anch'io che su temi fondamentali e fondanti il dialogo deve essere proficuo, non deve essere tifoseria. Lo ripeto qui perché a me è molto amareggiato da avvocato i toni della campagna referendaria. È stato un capolavoro di deviazione dai fini, un capolavoro di strumentalizzazione politica di temi che potevano essere affrontati in modo molto serio. Ecco, io ritorno richiamando il mio intervento iniziale come correlatore: se siamo seduti qui è per creare futuro e dobbiamo superare le logiche di tifoseria. Noi ci siamo, daremo comunque un apporto. Il giudizio sul DEF, come ho detto, è un giudizio di un documento che doveva assistere una svolta all'apertura di un nuovo corso. È mancato questo coraggio e per questo voteremo contrari. Grazie consigliere Manildo. Consigliere Morosini. Sì, grazie Presidente, grazie colleghi. Un riconoscimento intanto per l'impegno proprio al Presidente Luca Zaia, che assieme al Vicepresidente Rucco hanno condotto questo dibattito e questo confronto con molta professionalità, impegno e disponibilità. Però, se mi consentite, dopo aver ringraziato anche tutti i dirigenti che sia nelle audizioni sia nelle varie sessioni in cui ci siamo incontrati hanno manifestato grande professionalità, competenza e capacità di dare o di suggerire indicazioni, c'è una cosa in particolare che voglio dire personalmente. Voglio dire personalmente oggi grazie a una persona, l'unica assessore che da stamattina è qui presente ininterrottamente e che è Paola Roma, per cui vedo che trasversalmente è fatto un abbraccio. Io sono ammirato da questo atteggiamento. Ringrazio anch'io, ma sdrammatizzo che Morosini chieda un applauso per Roma, ci sta tutta. Veda, Presidente, lei non mi ha ancora ascoltato il prosieguo e quindi io volevo bruciare in 5 minuti il mio intervento, ma adesso lei rischia che io me li consumo tutti dopo questa bella provocazione. Allora, io intanto parlo a nome di un gruppo, che è un gruppo di cui l'unico componente sono io,
che è la Liga Veneta Repubblica, ma anche dell'area e del mondo dell'indipendenza, che poche volte in questo contesto, in quest'Aula, ha il coraggio di evocare. Parliamo di autogoverno. Io che sono andato in Corte Costituzionale a difendere le due leggi, quelle per referendum sull'autonomia e sull'indipendenza, credetemi, davanti al consesso dei giudici della Corte Costituzionale ho provato un certo imbarazzo, mi sentivo come un cane in chiesa, si dice no, qua in Veneto, a parlare davanti nell'Olimpo del diritto di autodeterminazione dei popoli, che è un diritto naturale che noi veneti per definizione dovremmo avere tutti l'orgoglio, al di là di maggioranza e di opposizione, per un forte senso identitario di rivendicare, non contro qualcuno, badate bene. Abbiamo superato la fase dei ribollii, no, del cambiamento anche in modo accelerato. Abbiamo capito che bisogna andare per passi successivi, bisogna andare con una visione democratica, bisogna andare con una visione istituzionale, bisogna andare attraverso dei passaggi elettorali e referendari. Ma ai noi, lo dico alla prima figura dell'opposizione, all'avvocato Manildo, che sempre con garbo e intelligenza interloquisce su questi temi, ha accennato prima anche alla questione referendaria. Chiedo a noi tutti, abbiamo nella nostra azione politica e soprattutto istituzionale un soggetto che si comporta, o delle istituzioni che si comportano nei nostri confronti con la stessa lealtà che noi riserviamo a quelle istituzioni? Io credo che non sempre sia così, e perdonatemi se vi richiamo quello che ho cercato di mettere a vostra disposizione, ho messo a vostra disposizione all'inizio di questa legislatura, che è il libro del professor Bertolissi. Non so se l'avete ancora letto, perché 550 pagine sono tante, ma se andate a leggervi quel libro, te l'hanno sottratto perché io te l'avevo dedicato. Ecco, in quel libro troverete molte argomentazioni che sono importanti per delineare delle brevi conclusioni che io voglio fare oggi sul testo del DEF, perché i numeri li abbiamo già sentiti in commissione, li abbiamo già verificati nel confronto delle audizioni. Anche in quest'Aula stamattina in vari momenti qualcuno ha citato dei numeri importanti, anche chi mi ha preceduto stasera nel dibattito. Però, vedete, io volevo fare le mie riflessioni partendo da quello che ha detto il Presidente, il nostro Presidente, il giovane, eccellente Presidente Alberto Stefani, quando ieri è venuto con una efficacia, secondo me, una sintesi straordinaria, a riproporci quello che è il senso del DEF, quello che è il senso dell'azione politica che lui ha intrapreso. Sta facendo dei miracoli, io credo, sul piano del presenzialismo, ma io proprio l'altro giorno parlandogli gli ho detto: caro Presidente, guarda che allo straordinario impegno per l'ordinarietà che tu stai dedicando bisogna fare un momento successivo. Del Bianco, scusami, io ti ho ascoltato con grande interesse oggi, sei stato molto bravo, quindi gradirei essere ascoltato anch'io. Dicevo al Presidente, oltre al grande impegno, alla straordinarietà nell'attività ordinaria, secondo me dovremmo, parlo a tutti, alla maggioranza di cui faccio parte, ma anche all'opposizione, pensare a qualcosa di più in grande, perché questa è la prima legislatura, questo è il primo bilancio, il primo DEF che precede il bilancio di una legislatura che dovrebbe durare 5 anni. 5 anni è un periodo importantissimo, abbastanza lungo per fare cose importanti. Allora il Presidente parlava ieri del ruolo della Regione, l'ha messo tra le prime sue osservazioni per le riforme in atto, e accennava all'autonomia differenziata per la quale sono state firmate dopo un percorso tortuoso le prime 4 intese, ma faceva degli accenni che vanno nell'indirizzo di quello che io ritengo possa essere un impegno che vorrei fosse condiviso dall'opposizione. Guardo figure di cui ho grande stima dell'opposizione, c'è una grande qualità in quest'Aula e colleghi di cui io veramente ogni giorno, sia di maggioranza che di opposizione, ammiro l'impegno e anche la visione. Di impegnarci a qualcosa tutti insieme
con quella moderazione che viene dal vostro capogruppo del Manildo, ma anche da Matteo Pressi, da Riccardo Barbisan, dalle altre figure della maggioranza, non voglio dimenticare nemmeno il buon Giorgio Claudio Borgia, chiedo scusa, ma la tua pubblicità elettorale mi ha confuso. Claudio Borgia, che pur essendo più allineato su scelte magari di governo centrale, ha l'intelligenza di capire che questa regione sta soffrendo. Questa regione sta soffrendo e questa regione bisogna che noi diamo delle risposte estremamente importanti. Ripeto, quella dell'autonomia differenziata non è la soluzione, ma è l'inizio di una verifica se troviamo nelle istituzioni statali quelle risposte che noi cerchiamo. Cito ancora Paola Roma, che ho l'onore e il piacere di seguire da vicino nel suo percorso. Lei è in costante contatto con le strutture, gli apparati ministeriali per convincerli, e li sta trascinando, credetemi, a soluzioni che lei stessa individua. Mi permette una nota personale, mi permette anzi, Assessore, ho perfino visto lei si gestisce in proprio aspetti di contenuti proprio perché ci mette l'anima oltre che la conoscenza. Questi sono per me delle luci che entusiasmano, dovremmo tutti fare così, dovremmo tutti metterci un'ottica di positività, di collaborazione e di contenuti. Perché se non facciamo così i risultati non vengono, le preintese quadro, io penso al tema della previdenza integrativa che secondo me è rivoluzionario, quello del volontariato attraverso la protezione civile, sono due per esempio dei campi dove noi dovremmo investire moltissimo in termini di normative, in termini di risorse e qua purtroppo qui cade l'asino, perché in tema di risorse, vedi caro Manildo, ti prendo al volo perché io sono un estemporaneo, di solito tratto le cose con il sentimento e la estemporaneità. Hai detto che serve azione, no, hai intercettato un pensiero che volevo svolgere, mi collega a te solo per valorizzarlo, ma per dire, no, hai detto che manca il coraggio e c'è poca concretezza, ma senza schei non ti conviene niente, non basta avere coraggio e i soldi non possono venire neanche come tu hai proposto attraverso la tassazione. Poi dobbiamo sapere, se qualcuno ci segue da casa e non è retorica, i numeri fanno testo, i commenti fanno contorno, che noi abbiamo come diceva prima bene anche Baldan, abbiamo un Veneto consigliere Baldan, che ha un PIL di oltre circa 210 miliardi di euro all'anno, con un residuo fiscale, secondo la CGA di Mestre, che ha avuto sbalzi tra i 15 e i 20 miliardi, ma anche solo a prendere il residuo fiscale del 2025 sono 13 miliardi. Seguitemi un attimo, 13 miliardi diviso 365 giorni, sapete cosa fa? 35 milioni e 616 di euro al giorno. Vuol dire 1.500 euro all'ora circa. Quando penso, e vi ho ascoltato e vi ascoltavo, che avete in mente emendamenti o proposte che sono briciole, mi veniva una tristezza dentro nel cuore e nel mio pensiero, diciamo, ma di cosa facciamo? A cosa serve un consiglio regionale che nel proprio statuto, come diceva Zumski, ricordando l'articolo 2, ha l'autogoverno del popolo veneto? Ma che tavola vai a imbandire con le briciole? Che cosa metti sul piatto se non hai nulla? E qua dovremmo tutti insieme trovare. Caro Giovanni Manildo, non è tassando chi ha un reddito magari più alto, come hai proposto te, oltre i 50.000 euro, ottieni grandi risorse. Bisognerebbe fare un'azione tutti insieme per vedere di agire anche su altri piani. Io per esempio, e voglio lasciare questo messaggio per non approfittare della vostra disponibilità e della vostra cortesia di attenzione.
bisogna rilanciare un progetto grande. Allora, sempre partendo dal libro di Bertolissi, la Corte Costituzionale con la sentenza 192 del 2024 ci ha messo nella gabbia. Piaccia o non piaccia, con una sentenza scritta in modo abile, secondo me illegittima, però dopo di loro, come ho già detto le volte scorse, c'è Dio e quindi dopo di Dio c'è il popolo, vox populi, vox dei, dicevo la volta scorsa, e quindi torniamo all'inizio. Siccome da là non ricaviamo nulla, però abbiamo sostenuto convintamente il Presidente Stefani di andare avanti, perché bisogna comunque andare avanti su questa strada. C'è un'alternativa che io vi anticipo, colleghi, chiedo scusa, sto quasi finendo. L'alternativa qual è? Sulla quale vorrei veramente che anche voi vi impegnaste a ragionare con me, ragioniamo assieme. L'avevo anticipata tempo fa ed è partita, l'avevo detta già in campagna elettorale, poi mi è stata sollecitata da una ventata di iniziative, quelle del Veneto orientale, ma anche quelle del Bellunese, quelle del Veronese, cioè quei comuni di frontiera che vogliono andare a trasmigrare verso le regioni a statuto speciale. Però ho detto, non ha senso questo, non è quella la risposta, è inutile che spendiamo energie inutili su questo versante. La proposta qual è? Che salta a pie pari la questione dei limiti posti dalla sentenza 192 del 2024 e ci consente nella legittimità del testo costituzionale di andare al risultato, quella di puntare alla fusione tra il Veneto e il Friuli Venezia Giulia. È una cosa sulla quale ci hanno lavorato anche figure autorevoli, e cito tra tutte il professor Bernardi, sociologo, quindi per l'aspetto sociale, identitario, territoriale, e il professor, l'avvocato Mario Bertolissi, Ivone Cacciavillani, il compianto Ivone Cacciavillani, che io ho ripreso e ho rilanciato e intendo portare avanti. Ed è un tema, ed è l'unico strumento, credetemi, lo dico a malincuore, perché io sarei per dare attuazione a un referendum di autodeterminazione, secondo quello che potrebbe essere la volontà dei cittadini. È l'unico strumento che abbiamo anche nel breve tempo, ma 5 anni non sono pochi, per indurre lo Stato, chiunque sia il governo di questo Stato, non importa, adesso governa il centrodestra, la prossima volta è il centrosinistra, non ha importanza che ci sia il governo. Noi dobbiamo far valere la nostra esigenza di autogoverno andando a discutere anche questa prospettiva di fusione con il Friuli Venezia Giulia, col quale, ripeto, non per così creare una situazione di prevalenza, perché chiaramente chi ha uno statuto speciale non ti vede con favore, ma chi ha uno statuto speciale deve capire che, essendo piccolo, 1.200.000 abitanti circa a fronte dei quasi 5 milioni del Veneto, avrebbe grandi vantaggi in una macro regione molto più ricca di forza e di energia per contrattare con lo Stato. Questa è la prospettiva, secondo me, su questo confrontiamoci. Il DEF, tornando al DEF, ripeto, è inutile che analizziamo le singole voci e i singoli temi sapendo che non abbiamo risorse consistenti, dobbiamo essere obiettivi. Il Presidente ieri, e concludo, è partito proprio da una volontà manifesta di continuare nella trattativa per l'autonomia differenziata, ha accennato, e lo ha fatto anche nell'autorevole sua posizione di ex Presidente della Commissione bicamerale per il federalismo, la legge 42 del 2009 sul federalismo fiscale è una legge sulla quale noi dovremmo, e qua guardo sempre gli assessori presenti, il vicepresidente della Giunta Pavanetto e chiunque altro abbia volontà di portare avanti seriamente questo tema, io credo che anche nell'ambito dell'attuazione della legge 42 del 2009 sul federalismo fiscale, questa giunta regionale possa e debba fare azioni importanti per procurare risorse alla nostra regione. Senza di questo è inutile parlare di sanità e di sociale, di ambiente, di politiche territoriali in modo incisivo ovviamente, perché parlare si può parlare, ma bisogna vedere i risultati. A me sta a cuore poi il tema della innovazione e dei giovani in particolare. Questi sono temi dai quali non possiamo prescindere. Chiudo perché vi avevo promesso di essere breve, altrimenti
altrimenti vado ad allungare i tempi del venerdì sera per tutti e poi mi sento in colpa, ringraziandovi comunque per l'attenzione, chiedendo a voi tutti di continuare in questo dialogo che io oggi ho molto apprezzato, perché c'è stata condivisione di intelligenti passaggi che secondo me sono forieri in prospettiva di un buon lavoro nell'interesse di quel popolo veneto che da fuori ci guarda e che da noi si attende molto. Viva San Marco, ovviamente voto a favore, così rimane agli atti il Presidente, con queste sofferenze che ho illustrato. Grazie. Grazie consigliere. Consigliere Bozza, prego. Fate attenzione per favore. Grazie Presidente. Ovviamente mi unisco anch'io ai ringraziamenti ai colleghi capigruppo, all'assessore al bilancio, a tutti gli assessori che hanno contribuito fattivamente a questi giorni di maratona. Ringrazio ovviamente la struttura dei nostri uffici, senza i quali non saremmo riusciti a puntualizzare al meglio quelle che sono state le proposte che in questa Aula abbiamo discusso in queste ore, in questi giorni e poi portato ovviamente anche alla votazione. Ringrazio anche ovviamente la Commissione e il Presidente della Commissione, perché insomma credo che sia stato un esordio importante partire subito con un primo documento impegnativo che è quello appunto del bilancio, e ringrazio ovviamente anche i colleghi del gruppo di Forza Italia per aver contribuito e cercato insomma di dare anche positivamente un nostro contributo in quello che è il documento di cui appunto ci accingiamo alla sua votazione finale. Sottolineiamo positivamente l'impostazione di questo documento, soprattutto nella sua politica economica, perché è la politica economica che già esordisce con questa sua prima stesura, che è la politica ovviamente che ha espresso il Presidente Stefani e che è la sintesi di quello che è l'intento di questa maggioranza, che però ha dato grande spazio di apertura anche all'opposizione, perché credo che insomma sia stato un primo atto di grande disponibilità e di grande collaborazione, perché come ricordava l'assessore Giacinti, quando tu vai a incidere per il 40% del documento vuol dire che insomma c'è stata un'apertura significativa, ma questo va nella direzione di quello che diceva in apertura di legislatura il Presidente. Questa è una legislatura che vuole porre al centro dell'attenzione la discussione del Consiglio, quindi il ruolo centrale del Consiglio regionale, il confronto che deve avvenire in questo consesso e soprattutto le pagine che dobbiamo scrivere insieme in questi 5 anni di questa 12ª legislatura. Credo che faremo un servizio non solo all'istituzione Consiglio, ma faremo un servizio importante e nobile ai veneti. Tentiamo in questa legislatura di instaurare anche una nuova metodologia di confronto tra maggioranza e opposizione. Credo che se il confronto è civile nei temi, nella sostanza e anche nella oggettività delle proposte che vengono ovviamente sottoposte, credo che ci sarà modo di lavorare insieme e soddisfazioni sicuramente per tutti. E quindi dicevo, nella politica economica che il Presidente ha voluto lanciare già in questo primo documento, si coglie di sicuro quella che è la capacità di reperire nuove risorse, sempre in continuità con le precedenti legislature, senza aumentare le tasse. E credo che, soprattutto nei confronti del ceto medio, soprattutto per la voglia anche che noi abbiamo sempre espresso anche a livello nazionale, quando abbiamo contribuito a fare in modo che il governo arrivasse a diminuire l'IRPEF dal 35 al 33%, che è una continuità con quella che noi riteniamo essere fondamentale in un momento contingente come questo, di non mettere le mani nelle tasche ovviamente dei cittadini, ma creare invece opportunità di volano di economia con ricchezze dalle quali ovviamente si possono trarre nuove risorse per dare risposta ai nostri concittadini. Credo che su questo abbiamo fatto anche nella scorsa legislatura una battaglia, per esempio quando la maggioranza decise di aumentare l'IRAP, noi non eravamo d'accordo, ma l'abbiamo sostenuto anche motivando il perché, e poi credo che ora della fine anche nell'economia del bilancio, nell'ultima sua variazione, ha confermato che si poteva trovare insieme delle risorse diverse. E quindi questa capacità
da parte del DEFRE di poter utilizzare al meglio quelle che oggi sono già le risorse che questa Regione ha, attraverso una riorganizzazione dei capitoli di spesa, penso che sia già un atto del buon padre di famiglia e di una buona amministrazione. Chiaro poi quelle che saranno le sfide del futuro, in base a quelle che saranno anche gli andamenti delle evoluzioni internazionali, ahimè delle guerre che speriamo arrivino quanto prima alla conclusione, ma anche questo condizionando i mercati internazionali, è ovvio che anche il Veneto deve essere pronto, qualora ci fosse necessità, di andare a capire quali possono essere i canali di leva per utilizzare nuove risorse per poter mantenere i servizi attivi ai nostri cittadini. E condividiamo anche la forte impronta sociale di questa nuova giunta, che ovviamente è contenuto in questo DEFRE. Finalmente abbiamo dei capitoli specifici, chiari, quando si parla di giovani, quando si parla di famiglie, quando si parla di anziani, perché riguarda tutti noi, riguarda la nostra società civile, riguarda le nostre singole comunità. Quindi i progetti e gli impegni di spesa, come ad esempio abbiamo visto sull'edilizia residenziale per le giovani coppie, per gli asili nido, piuttosto che per le scuole dell'infanzia, questi sono segnali concreti della voglia di rimettere davvero la persona al centro dell'azione politica. E abbiamo anche cercato insieme, magari speriamo di riuscire a farlo ancora in maniera più concreta e convinta, poi nel bilancio previsionale, di porre l'accento e l'attenzione alle famiglie, anche al sostegno della natalità e della conciliazione lavoro-famiglia, nell'ottica proprio di mettere anche in evidenza quelle che sono oggi le esigenze dei neogenitori, se vogliamo davvero cercare di invertire la rotta su quello che è il tasso di natalità nella nostra regione. Sulla sanità ovviamente credo che sia la partita delle partite, questa è una sfida che ci vedrà davvero tutti coinvolti. Sapete che noi sosteniamo convintamente lo sviluppo della medicina del territorio. Abbiamo anche a livello nazionale portato in Parlamento una proposta specifica di legge proprio sulla riforma del sistema sanitario nazionale e dunque è fondamentale sviluppare anche qui nel nostro territorio non solo le case di comunità, ma anche il sostegno della figura storica fondamentale che è il medico di base, con l'ausilio assoluto e l'assoluto coinvolgimento. Noi riteniamo anche di quelli che sono considerati i presidi inferiori, ma che sono ovviamente servizi sanitari di prossimità, e cioè anche le farmacie. Questo per dire che dobbiamo fare in modo che le nostre strutture sanitarie ospedaliere siano davvero i luoghi di urgenza, i luoghi di specializzazione, e i pronto soccorsi siano i luoghi dove si va e ci si reca davvero per questa necessità, senza andare ad ingolfare quello che oggi è il sistema concentrico del sistema sanitario e sociosanitario veneto. Bene che siano state date grandi rilevanze anche in termini economici all'ambiente. Noi sappiamo che oggi credo che fare un servizio al nostro ambiente sia importante, soprattutto partendo da quella che è un aspetto contingente e urgente del dissesto idrogeologico, perché sappiamo quanto sostenere oggi i nostri territori, le nostre amministrazioni locali nella messa in sicurezza idrologica sia fondamentale alla luce di quelli che sono i cambiamenti climatici che oggi ci impongono un cambio di passo, perché ovviamente le avversità atmosferiche non sono più straordinarie, ma sono oggi diventate ordinarie, quelle che definiamo calamità o definiamo diciamo avversità. E quindi anche sull'ambiente, quando si parla poi anche della difesa del territorio, anche in termini di quella che è una politica di programmazione, di quella che è anche la realizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, anche qui ringrazio l'assessore perché abbiamo fatto un lavoro di concertazione insieme ai colleghi sia di maggioranza che di opposizione, quando è stato anche previsto un emendamento che abbiamo approvato e votato, dove abbiamo proprio messo in evidenza il fatto che nel prossimo piano rifiuti dobbiamo insieme andare a rivedere con la revisione che dovremo riscrivere, proprio dando centralità e soprattutto mettendo quei criteri e quei limiti a quei territori che oggi già sono pressati fortemente dalla presenza di impianti
di discariche o di rifiuti e che vanno a intaccare oggi quelle che sono anche l'aspetto ambientale dal punto di vista agricolo e soprattutto dei centri storici. Quindi anche in discontinuità con quello che è stato fatto nella precedente legislatura bisogna anche avere il coraggio, andremo insieme, mi auguro, a rivedere questi criteri proprio per dare risposte concrete ai nostri cittadini. E quindi per noi la condicio sine qua non anche per procedere in questa direzione è assolutamente rivedere l'attuale piano rifiuti. L'agricoltura è un perno fondamentale e importante. A me piace a volte ascoltare l'assessore Bond quando si appassiona, no, sull'agricoltura, sulla pesca e la caccia, e ha ragione, perché è un comparto strategico e noi dobbiamo ripartire dall'agricoltura e soprattutto dalla figura dell'agricoltore, che anche in correlazione con l'ambiente è il principale custode del nostro ambiente, perché se non ci fosse l'agricoltore che mantiene in ordine il nostro territorio coltivandolo e dandoci dei prodotti di grande qualità e grande eccellenza e soprattutto prodotti sani, probabilmente non faremo un servizio neppure non solo ai concittadini nell'ambito della salute, l'altro capitolo di cui appunto parlavo prima, ma anche nell'ambito ovviamente di quella che è la valorizzazione dei prodotti di qualità di cui dobbiamo andare sempre orgogliosi. Per cui quando si parla anche del forte sostegno ai giovani, del potenziamento delle filiere corte, dei mercati contadini e del turismo delle DOP per legare i prodotti di qualità al territorio, credo che siamo sulla strada giusta. È importante questo, oggi i nostri imprenditori ci chiedono questo, quindi mi fa piacere che sia stato inserito un capitolo specifico, mi fa piacere che nelle deleghe del Presidente ci sia anche una specifica azione in questo e credo che questo sarebbe un risparmio importante e anche liberare risorse nuove proprio a favore del reinvestimento anche nell'ambito dell'economia circolare a favore delle imprese, quindi dello sviluppo, quindi del lavoro e quindi collegarlo a quella necessità che oggi è l'infrastruttura e i trasporti, che diventa una sfida strategica per il nostro Veneto, che ha bisogno assolutamente di andare a considerare l'opportunità logistica in cui noi oggi ci collochiamo dal punto di vista geografico e quindi la necessità di creare e di continuare a investire sullo sviluppo delle infrastrutture, perché anche quella che oggi è una necessità e un'opportunità, cioè la di favorire ovviamente lo scambio di merci dalla gomma alla ferrovia, se non creiamo le infrastrutture collegate fra di loro e se non diamo ovviamente logicità a tutto questo, evidentemente non facciamo né un servizio ai trasportatori né un servizio alla nostra ferrovia. E chiudo dicendo che per quanto riguarda anche le sfide europee, in questo documento bisogna mettere in evidenza oggi il ruolo della nostra regione, perché la nostra regione nell'ambito dell'Europa deve giocare un ruolo strategico ed importante, sia per i numeri che abbiamo in casa, sia per il ruolo di prestigio che ha sempre il Veneto ricoperto in questo. E quindi anche nella gestione della PAC, che sarà una prossima sfida, dobbiamo insieme implementare quella che è l'efficacia dei complementi per lo sviluppo rurale, dobbiamo insieme cercare di considerare le necessità di ridisegnare dopo il 2027 la strategia con riferimento alla PAC, ponendoci come interlocutori non solo nei confronti dell'Europa, ma anche nei confronti del nostro Ministero del MASAF e ovviamente cercando di considerare quelle legittime esigenze e quelle aspettative che le categorie del nostro settore primario oggi ci chiedono e ci supplicano di andare nella direzione da loro auspicata, e cioè quella di rivedere anche quello che è il sistema prioritario nell'ambito del sostegno dell'agricoltura. E quindi chiudendo e augurando a noi tutti un buon lavoro, il nostro è un voto favorevole di convinzione, il nostro è un apporto concreto e fattivo su quella che è la prospettiva di far sì che questa legislatura sia la legislatura del confronto e del dialogo, ma soprattutto la legislatura di un pragmatismo che sarà apprezzato dai nostri veneti, perché nel loro DNA non amano le grandi discussioni, ma amano le risposte concrete, amano quello che è
essere oggi Veneto nel DNA, e cioè essere pronti a tutte le sfide senza lamentarsi, ma soprattutto pensando che ancora una volta la nostra regione rimane sempre traino a livello nazionale, e quindi abbiamo anche la responsabilità da questa Aula di dare dei segnali chiari non solo per il Veneto, dicevo, ma anche per l'intera nazione. Grazie e buon lavoro. Consigliere Prezzi. Grazie Presidente. Ringrazio ovviamente anch'io la Giunta e tutte le persone che hanno lavorato, sia dai colleghi che dagli uffici, per arrivare a questo risultato questa sera. Sul contenuto mi rifaccio a molte considerazioni dei colleghi di maggioranza che mi hanno preceduto, ma soprattutto alle considerazioni che ha fatto ieri il Presidente Stefani illustrando il documento. Ho qualche considerazione invece sul metodo con il quale abbiamo lavorato. Io credo che se ci mettiamo nei panni dei cittadini che hanno votato ognuno di noi, qui tutti abbiamo il privilegio di essere stati eletti con le preferenze, quindi siamo direttamente espressione di qualcuno. Io credo che i cittadini si aspettassero, e credo che siano anche stati soddisfatti in questo, il fatto che noi lavoriamo con serietà, che lavoriamo con attenzione nel valutare ogni singola proposta. Io credo che abbiamo esaminato più di 500 emendamenti, se togliamo quelli che sono stati ritirati. Li abbiamo analizzati uno a uno mettendoci la testa. Che lavoriamo senza pregiudizi, cioè cerchiamo di fare la scelta migliore a prescindere dal lato dell'emiciclo dal quale le proposte provengono, che ci rispettiamo tra di noi, perché rispettiamo anche il voto delle persone che ci hanno scelti, e questo è accaduto. E quindi io veramente vorrei sottolineare questo, lo sottolineo perché se mentre qui nella nostra regione è un fatto consueto, non è tipico di tutte le assemblee legislative questo modo di lavorare, anzi spesso si usano le immagini che si vedono in certi parlamenti o in certi consigli regionali per mettere un po' in cattiva luce la capacità della politica di approfondire, di scegliere. Io credo che tutti noi dovremmo essere orgogliosi del fatto che ogni minuto di questi 2 giorni è stato registrato. A me piacerebbe che venisse visto da più persone possibili, perché credo che tantissime cose sarebbero oggetto di apprezzamento da parte dei nostri cittadini, proprio per il clima di grande serietà. Il tema è quello della serietà con il quale abbiamo lavorato. Se mi concedete un po' di campanilismo, direi che anche in questo caso Venezia ha fatto un po' meglio di Roma. Io ringrazio in particolare, e poi concludo, una persona che è il Presidente della Prima Commissione, Andrea Tomaello. Il regolamento non prevede che si possano sollecitare né applausi né esternazioni in senso contrario, quindi non lo faccio, ma riteniamo di averlo fatto tutti, credo, e lo ringrazio per il lavoro che ha fatto assieme all'assessore Giacinti. Grazie. Consigliere Borgia, prego. Cioè, consigliere Borgia. Io parto invece dall'espressione di voto, che è un sì al DEF, nel segno del pragmatismo, nel segno della celerità, nel segno della responsabilità. E devo dire che c'è grande soddisfazione per l'approvazione, immagino, di questo DEF, perché credo che, vedete, la Giunta è stata nominata a metà dicembre e in modo celere, in modo preparato e in modo anche corretto, dopo le interlocuzioni di questi mesi, siamo arrivati ad approvare questo documento, che è un documento fondamentale di programmazione della nostra regione, ma soprattutto dei nostri territori, dei nostri cittadini. Questo documento è sicuramente un ponte tra la precedente amministrazione, di cui facciamo tesoro, e la nuova amministrazione. E in questo DEF c'è molto di innovazione, c'è molto di visione, c'è molto appunto di responsabilità. Parlo di visione perché in questo DEF c'è una visione chiara, lo abbiamo detto in tanti, sia della maggioranza che dell'opposizione. C'è una visione che mette al centro
i giovani, gli anziani, che mette al centro il sociale, che mette al centro la sanità territoriale, che è fondamentale, ed è chiaro a tutti quanto lavoro c'è stato dietro a questo documento. C'è un sostegno chiaro alle imprese, c'è un sostegno alle famiglie, che sono il motore della nostra comunità. Vedete, voglio riprendere le parole trovate e che trovate tutti all'interno di questo DEF, per farvi capire qual è la stella polare che il governatore Stefani, che ringrazio, e tutta la sua giunta ci hanno dato portando in quest'Aula questo documento. Un Veneto più competitivo e intelligente, un Veneto più resiliente, un Veneto più connesso, un Veneto più sociale e inclusivo, un Veneto più vicino ai cittadini. Ed è per questo che sono orgoglioso di aver fatto parte in questi giorni di questa assemblea, perché ho visto il lavoro certosino di tutti quanti nel cercare di incidere, cercare di dire la propria, a prescindere dalla posizione e dalla seduta all'interno dell'Aula. C'è stato sì un livello molto alto, e lo dobbiamo dire ai cittadini che ci guardano, perché, come diceva appunto Matteo, è questa la parte più importante, no? Perché siamo riusciti a, come dire, oltrepassare gli steccati, le divisioni, e forse questo è anche, come dire, la visione di questa nuova giunta, ed è quello che tutti dovremmo fare. Certo, poi l'obiettivo era chiaro per tutti, perché questo è stato un DEF fatto, come dire, con tempi anche diversi. L'obiettivo era quello di uscire dall'esercizio provvisorio, ed è quello che stiamo cercando di fare. Nessuno avrebbe scommesso che prima di Pasqua, e questo credo che sia come dire, un merito che dovremmo portare tutti, prima di Pasqua la Regione del Veneto avrà il proprio bilancio per permettere non solo agli assessori, ma soprattutto ai dipendenti, agli uffici, a tutti quanti, di poter incidere sulla vita e la qualità di vita dei veneti, perché questa è la nostra funzione, è questa la nostra voglia di cambiamento, anche di cercare di dare risposte concrete, quello che, devo dire, si è fatto in tutti questi anni. E allora, vedete, io penso che questo sia, l'ho detto in questi giorni, il mandato delle prime volte, no? Tra le prime volte mi sarei aspettato un voto diverso da parte dell'opposizione, lo dico senza polemica, perché avete inciso, forse per la prima volta, per il 40% di questo documento, e avete messo mano in modo chiaro, e anche attraverso un dialogo e anche una sorta di apertura da parte della maggioranza. Pertanto votare in modo contrario è votare anche contro i vostri stessi, come dire, emendamenti, le vostre stesse visioni. Però rispetto ovviamente ogni scelta, ogni voto, ci mancherebbe altro. Forse un voto di astensione sarebbe stato qualcosa di, come dire, avvincente, però, come dire, abbiamo altri 4 anni, chissà che la provvidenza non ci venga incontro. E concludo realmente cercando di partire anche e soprattutto concludere dai ringraziamenti. Intanto ci terrei a ringraziare, come hanno fatto molti, anche perché provengo da questa famiglia, dai dipendenti del Consiglio regionale del Veneto, che hanno lavorato in tutti questi mesi, in questi giorni, per cercare di darci tutte le possibilità, tutte le necessità, tutte le informazioni e le nozioni, e con loro tutti i dipendenti della Regione del Veneto che hanno messo mano a questo. E poi, come non ringraziare il giovane Presidente della Prima Commissione, che devo dire ha lavorato in modo molto non solo veloce, ma soprattutto anche disponibile. E ringrazio
nessuno lo ha citato, non me ne voglia l'assessore Roma, ma ci tengo a ringraziare e a dargli un voto che sfiora, come dire, l'eccellenza al nostro assessore Filippo Giacinti, il nostro assessore al bilancio, perché è stato qui 3 giorni, dalla mattina alla sera, cercando di trovare soluzioni. Quando qualcuno riferiva che ci potessero essere delle tensioni, vi dico che tensioni non ce ne sono state, perché Filippo, quando c'era un problema, ha sempre cercato di dare soluzioni, ed è questa la classe dirigente che mi onoro di rappresentare, quindi grazie Filippo. E ci tengo a ringraziare, non me ne vogliate, ovviamente tutti i colleghi, ma soprattutto i consiglieri regionali di Fratelli d'Italia che, come dire, in queste settimane, ve lo posso assicurare, come avete fatto tutti, hanno studiato ogni singola pagina di questo DEF e hanno cercato di incidere, hanno cercato di dare visioni, hanno fatto anche delle proposte, ricordo, condivise con tutta la Giunta, con tutti gli assessori, e che arrivavano dal territorio, come dire, proposte reali, concrete. Poi è ovvio che per senso di responsabilità abbiamo voluto, come dire, fare un passo indietro rispetto a questo, per farne un passo avanti sul bilancio, perché trasformeremo gli emendamenti di cui, come dire, avevamo in mente di fare, di proporre, che abbiamo anche proposto, in emendamenti sostanziali, per andare proprio nella direzione del pragmatismo, nella direzione della celerità, nella direzione della responsabilità che contraddistingue il nostro gruppo, e quindi ringrazio tutti. Ringrazio l'ottima direzione del Presidente Zaia, di tutto l'ufficio di Presidenza, per cui credo che ci sia una citazione che comprende tutti, quindi maggioranza e opposizione. Da soli sicuramente si va veloci, ma insieme si va lontani. Grazie mille a tutti. Consigliere Barbisan, che dovrebbe essere l'ultimo, immagino. Grazie Presidente, interpretando i sentimenti di tutti mi do il termine di 1 minuto per il mio intervento, nel quale intendo ringraziare veramente gli uffici, la direzione di quest'Aula, l'assessore Giacinti, il Presidente Tomaello, l'assessore Roma, tutti i suoi colleghi, il Presidente Stefani per gli stimoli che ci ha dato al dibattito, l'opposizione per il contributo che ha dato, i colleghi del mio gruppo per la serietà con la quale sono stati in Consiglio regionale, con la quale hanno studiato il DEF, e anche i colleghi degli altri gruppi di opposizione rispetto ai quali mi unisco in quelle che sono state le questioni di merito. Abbiamo dato tempi certi, permettetemi solo di dire questo, oggi un quotidiano diceva caos consiglio, ho letto, no? Beh, se questo fosse il caos nel quale dovremmo essere, benvenuti in questo caos e speriamo che questo caos continui così. Una maggioranza compatta che ha avuto un grande banco di prova, un primo grande banco di prova che come maggioranza, come coalizione superiamo unitariamente, fortemente, senza distinguo. E questo è per noi veramente un bel viatico. E poi permettetemi solo una nota di riprendere quanto diceva minimamente il collega Morosin. Questo DEF ha dimostrato tutta la limitazione nella quale noi siamo come regione a statuto ordinario, quando parlavamo di canoni idrici, quando parlavamo di agrivoltaico, quanti riferimenti a una legislazione statale che purtroppo ci limita su alcuni campi di intervento rispetto ai quali questa società civile veneta, questo Consiglio regionale si dimostrano più avanti rispetto a quella che è la legislazione statale. Con grande urgenza quindi questo DEF ci dimostra che la riforma dell'autonomia differenziata deve andare avanti. Questo governo ha ancora un anno davanti e questo è l'obiettivo che si deve porre. Grazie a tutti. Grazie. Se non ci sono altri interventi, allora vi prego di collegarvi, di verificare che il collegamento ci sia, di evitare di sentire no, 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 fermo e tutte queste frasi che non servono.
Quindi metto al voto la proposta di deliberazione numero 6. La votazione è aperta. Fate, buoni un attimo, aspettiamo Valdegamberi che di corsa, arrivo ma sempre tardi. Avete votato tutti? Tutto a posto? La votazione è chiusa, grazie. Il provvedimento ovviamente è passato.